Buongiorno a tutti, mi presento per chi non ha ancora avuto modo di vedermi o di sentirmi in passato. Sono Andrea Baggio e mi occupo principalmente del supporto tecnico di tutti i prodotti della gamma Netix. Sarò quindi il vostro interlocutore non solo, diciamo, per l'incontro di oggi, ma eventualmente anche per approfondire, diciamo, gli aspetti più tecnici dei nostri prodotti nel momento in cui deciderete di cominciare ad utilizzarli. Quello che andremo a vedere oggi è la presentazione del prodotto top gamma, della nuova gamma Next, che abbiamo lanciato nel corso del 2022. Il prodotto è il 2500 Plus, che a qualcuno di voi dirà già qualcosa, perché era già presente un prodotto con un nome molto simile, ovvero il 2500, a cui di fatto si va a rifare. Ovviamente aggiunge delle funzionalità in più, è stato anche cambiato profondamente nell'hardware, quindi internamente, con quindi un processore più performante, con un caricamento più veloce dell'interfaccia di configurazione che avremo modo poi di andare a vedere più nel dettaglio. E è il prodotto top gamma della nuova gamma appunto di prodotti Next, perché nelle settimane, nei mesi precedenti abbiamo avuto modo di vedere sia l'entry level che la fascia intermedia, diciamo, di prodotti, di cui appunto abbiamo avuto modo di parlare nei precedenti webinar. Vi ricordo che questo webinar, così come quelli precedenti, sono disponibili comunque nel nostro sito, nella sezione, nella pagina dedicata al prodotto di interesse, e anche nel nostro canale ufficiale YouTube, quindi eventualmente li potete recuperare anche in un secondo momento. Prima di cominciare vi ricordo anche che avete a disposizione il tool della chat, che dovreste trovare in basso a destra nel vostro schermo, tramite il quale avete la possibilità di pormi delle domande, di chiedere magari di ripetere alcuni concetti poco chiari, o comunque di interagire con me durante questo incontro, per rendere tutto un po' più interattivo, per dare modo anche a me, insomma, di avere un feedback da parte vostra. Quindi vi invito, insomma, ad utilizzarlo. Poi ci saranno dei momenti in cui ci prenderemo una pausa, in cui appunto sarà possibile porre delle domande, ma anche mentre sto parlando voi scrivete pure, la chat è anonima, quindi fatelo pure senza problemi. Fatte le dovute premesse, direi che possiamo cominciare quindi a vedere il prodotto di cui dovremo parlare oggi. Si chiama quindi Vo 500 Plus, ricorda molto anche nell'estetica il dispositivo che era già presente nella nostra gamma in precedenza, lo va di fatto a sostituire. Diciamo che il passaggio dovrebbe essere abbastanza semplice per chi aveva già utilizzato quello precedente, in quanto l'interfaccia web è molto simile, le funzionalità che c'erano prima ovviamente le abbiamo mantenute tutte, ne abbiamo aggiunte alcune di nuove, alcune sono condivise anche con i prodotti di fascia più bassa, comunque sempre della gamma Next, altre invece sono esclusive di questo nuovo modello. Si tratta quindi di un gateway industriale con funzionalità di data logger e di telecontrollo, ovviamente, in grado di svolgere diverse funzioni, di essere anche autonomo eventualmente all'interno di un impianto. Un po' come nelle precedenti fasce prodotto che abbiamo visto, anche in questo caso abbiamo una distinzione hardware, quindi abbiamo due modelli principalmente a disposizione. Quello che state vedendo ora, quindi il modello LTE, che dal punto di vista della connettività è completo, adesso appunto vediamo cosa significa completo, e poi il Vo 500 Plus LAN, ovvero una variante hardware diversa. A parte le differenze che vi andrò ad elencare adesso, tutto il resto è assolutamente condiviso, assolutamente uguale. Quindi tutte le funzionalità che andremo a vedere oggi sono assolutamente identiche su entrambe le varianti hardware, e l'unica grossa differenza di fatto è proprio il modem LTE, quindi la prima cosa che trovate scritta anche nella slide. È presente solo ovviamente nel modello LTE, è in grado di coprire 2G, 3G e 4G. Sappiamo che il 3G sta per sparire, ma 2G invece rimarrà ancora per diversi anni, il 4G soprattutto, quindi diciamo abbiamo la copertura completa di tutte le bande disponibili, non solo in Italia in realtà. C'è poi il modulo Wi-Fi integrato. Questo, a differenza del prodotto precedente, è appunto integrato, quindi non è più un'opzione da andare a specificare in fase d'ordine, ma lo troverete sempre di default nel dispositivo, in tutte e due le varianti. Così come in tutte e due le varianti ovviamente c'è anche l'Ethernet, quindi un connettore RJ45 classico, che vi consentirà di collegarvi o direttamente al vostro PC o comunque sulla rete locale LAN per
poter vedere l'interfaccia web del dispositivo. Quindi l'interfaccia web è un punto ovviamente centrale del W500 Plus, poi andremo a vederla nel dettaglio. L'altra variante appunto è di fatto il W500 modello Wi-Fi o modello LAN, quindi Wi-Fi ed Ethernet sempre disponibili, chiaramente non c'è il modem. La grossa differenza quindi tra i due è che tutte le funzionalità legate alla SIM chiaramente in questa variante non sono disponibili, quindi ovviamente non possiamo utilizzare gli SMS, non ci sarà la connessione della SIM dati, mentre invece sono disponibili nella variante che abbiamo visto prima. Per il resto, come anticipavo, sono assolutamente identici, intercambiabili e quindi non presentano nessuna differenza sostanziale. Le caratteristiche tecniche del dispositivo che andremo a vedere oggi sono queste, poi eventualmente alcune di queste, soprattutto per quanto riguarda gli ingressi, le vedremo appunto più nel dettaglio, comunque alimentazione in tensione continua, 2 ingressi analogici configurabili da interfaccia web, anche questa è una grossa differenza rispetto al modello di prima, in quanto prima erano delle modifiche hardware che dovevamo andare ad approntare ogni volta in fase d'ordine, adesso invece non è più richiesto che il cliente vada appunto a specificare come intende utilizzare gli ingressi analogici, in quanto potrà cambiare la configurazione in qualunque momento dall'interfaccia web. 8 ingressi digitali a contatto pulito, anche qui con diverse modalità di utilizzo, quindi il contatore, quindi conta impulsi, il classico on-off per segnalazione di allarme, conta ore, quindi per esempio per le ore di funzionamento di un macchinario, e misuratore di portata, quindi con la possibilità di campionare e di dividere, diciamo, per il tempo che intercorre tra un impulso e l'altro ed avere quindi un flusso, una portata a disposizione. Infine 2 uscite relè, con le caratteristiche che vedete qui, con le quali possiamo ovviamente comandare un qualsiasi macchinario, motore, valvola, pompa, qualunque cosa uno ci voglia collegare. Abbiamo poi a disposizione una porta USB da utilizzare per archiviazione dati su periferica USB ovviamente, diciamo che va ad affiancare la memoria interna del dispositivo, perché il dispositivo è in grado comunque di storicizzare i dati anche nella propria memoria, anche per periodi di tempo diciamo piuttosto lunghi. L'USB va ad espandere questa possibilità, nel senso che alternativamente insomma alla memoria interna possiamo utilizzare una banale chiavetta USB per andare ad inserire i dati, dopodiché basterà staccare l'USB dal connettore, inserirlo in un PC e vi troverete a disposizione tutti i dati raccolti. Abbiamo poi 2 porte seriali RS232 ed una porta seriale RS485, possono essere utilizzate sia per l'accesso remoto verso un macchinario che appunto dialoga attraverso queste porte, che per comunicare via Modbus con degli altri dispositivi o con dei dispositivi che fanno parte sempre della gamma Netix. Anche questo dopo avremo modo di approfondirlo. Per quanto riguarda i consumi e le dimensioni direi che non c'è molto altro da aggiungere, quindi possiamo passare direttamente alle caratteristiche principali delle funzionalità, quindi del prodotto. Come primo punto abbiamo inserito il controllo e monitoraggio di input e output, quindi gli ingressi e le uscite che abbiamo visto poco fa sono chiaramente associabili ad una qualunque sonda, a un qualunque sensore, considerando appunto che abbiamo l'ingresso analogico che può essere in tensione, in corrente o in temperatura, l'ingresso digitale che è a contatto pulito ma ci posso collegare quello che mi pare, e abbiamo la possibilità di controllare e monitorare questi input e output, nel senso che possiamo ovviamente definire delle soglie di allarme, quindi possiamo fare in modo che il dispositivo ci invii delle segnalazioni in tempo reale quando va ad intercettare una condizione di allarme, così come possiamo andare a comandare, come dicevo prima, un qualunque macchinario tramite le uscite digitali di cui il dispositivo è provvisto. In realtà non solo gli ingressi e le uscite già presenti a bordo, perché c'è il supporto pieno per il protocollo di comunicazione Modbus, sia client che server, quindi sia master che slave, sia su RTU, quindi le 3 porte seriali che abbiamo visto prima, che TCP/IP, quindi un protocollo che passa attraverso internet, diciamo così, e questo ci dà la possibilità non solo di espandere l'IO, quindi gli ingressi e le uscite, utilizzando i moduli della gamma Netix XP500, che sono appunto dei moduli Modbus che servono proprio a questo, ma essendo aperta la configurabilità diciamo, del Modbus, si può andare a collegare il nostro dispositivo a un qualunque tipo di macchinario, inverter, PLC,
qualunque cosa che sia in grado di comunicare con il Modbus, che è comunque è un protocollo standard, e anche questo dopo avremo modo di approfondirlo. Abbiamo poi il web server integrato, quindi come dicevo l'interfaccia web di fatto è lo strumento che ci consente di sia visualizzare in tempo reale quello che sta succedendo, quindi tutte le grandezze che stiamo andando a leggere, che però anche di andare a configurare proprio il dispositivo, quindi con la possibilità tramite l'interfaccia web di andare a definire le soglie di allarme, di andare a definire il tempo di campionamento o comunque di andare a configurare interamente il dispositivo. È raggiungibile sia da remoto che da locale, quindi anche una volta installato e messo in funzione il V500 Plus posso comunque raggiungere l'interfaccia di programmazione. Diciamo il grosso vantaggio del fatto di avere un web server integrato è che basta un comune browser per poter navigare, quindi per poter configurare il prodotto senza bisogno quindi di dover installare software aggiuntivi, senza problemi legati eventualmente ai driver, senza nessun tipo di limite imposto da eventuali sistemi operativi. Di fatto è compatibile con qualunque sistema operativo perché il browser chiaramente è disponibile su tutti. Abbiamo poi lo scheduler. Allora, lo scheduler è la possibilità di programmare delle azioni su base tempi, quindi sia a livello per esempio settimanale, quindi posso decidere di far partire un macchinario alle 8 di mattina del lunedì e del martedì per esempio. Posso però anche fare delle azioni che si ripetono a intervalli di tempo regolari, quindi magari ogni mezz'ora vado ad inviare un SMS piuttosto che appunto andare a muovere un'uscita, e posso anche andare a definire eventualmente delle condizioni, diciamo, one shot, quindi a una certa data, a un certo orario vado ad inviare un messaggio per avvisare il responsabile dell'impianto che è ora della manutenzione, quindi decido un giorno prestabilito, un orario prestabilito, e lui va a fare quell'azione una sola volta nel tempo. È molto granulare, quindi dà comunque la possibilità di definire degli eventi molto specifici appunto per quanto riguarda anche gli intervalli di tempo, e diciamo è un qualcosa di molto potente che non è presente negli altri prodotti della gamma Next, ma che si trova solo nel V500. Così come solo nel V500 troviamo la funzionalità del data logger, quindi la possibilità di storicizzare, come dicevo prima, i dati raccolti, quindi banalmente quello che sto leggendo dai miei sensori, dalle mie sonde, nella memoria interna del dispositivo, andando quindi a visualizzarli poi sotto forma di grafici, di tabelle, sempre dall'interfaccia web, e sempre dall'interfaccia web con la possibilità di scaricarli eventualmente anche nel PC, quindi di avere un file Excel, un file CSV a disposizione per poi poterlo aprire con Excel, OpenOffice o con quello che siete abituati ad utilizzare. E oltre appunto alla memoria interna, come anticipato in precedenza, abbiamo anche la possibilità di storicizzare i dati nell'USB, quindi in un supporto USB da attaccare al connettore USB. Passiamo poi all'aggiornamento del software da remoto. Ovviamente si fa sempre tramite l'interfaccia web, che però, come dicevo prima, è raggiungibile anche una volta installato il dispositivo in vari modi, che dopo andremo a vedere, e tramite lo strumento dell'interfaccia web ho la possibilità chiaramente di andare ad aggiornare il dispositivo qualora appunto fosse necessario, quindi qualora Netix dovesse rilasciare degli aggiornamenti, o anche per apportare delle migliorie o comunque per aggiungere delle funzionalità che magari potevano mancare inizialmente. Quindi una volta installato il dispositivo, diciamo, non è destinato a rimanere così per sempre, ma c'è la possibilità di aggiornarlo in qualunque momento, senza chiaramente andare a perdere la configurazione che il cliente aveva già fatto eventualmente. Passiamo poi al backup restore della configurazione stessa, quindi la possibilità di fare una sostanziale copia e incolla. Una volta definita una configurazione abbastanza tipica che potreste avere, c'è la possibilità di estrarre un file criptato dal dispositivo per poi copiarlo su uno o più altri dispositivi, quindi di fare sostanzialmente la configurazione una sola volta e poi di fare un copia e incolla su degli altri V500 Plus, rendendo ovviamente il tutto molto più veloce. Altra cosa che va, diciamo, ad includere il V500 Plus rispetto agli altri dispositivi è la gestione di eventi avanzati, formule e le logiche end-OR, quindi la possibilità di definire degli eventi, degli allarmi, non solo sull'apertura o chiusura di un ingresso o il superamento di una certa soglia sull'ingresso analogico, per esempio
ma anche su delle logiche un po' più avanzate, quindi mettendo in correlazione più segnali, più grandezze tra di loro e decidendo quindi di andare lì a scatenare eventualmente un'azione che può essere l'SMS o un'automazione in campo, e anche le formule matematiche a tutti gli effetti, con diversi, diciamo, operatori matematici a disposizione, con quindi la possibilità di andare anche ad elaborare il dato letto. Quindi il dato letto potrebbe essere un dato grezzo che magari al cliente finale vuol dire poco, tramite le formule possiamo ovviamente andare ad elaborarlo e ad ottenere un risultato che possa essere più significativo. Queste sono due funzionalità che nei dispositivi, diciamo, dei livelli precedenti della gamma Next non si trovavano. Si trovavano invece l'invio degli allarmi dei comandi via SMS, email e chat, chiaramente ce li abbiamo anche qui. L'SMS ovviamente è vincolato alla scelta dell'hardware che andrete a fare, email e chat invece no. Sull'SMS e la mail, diciamo, credo ci sia poco da aggiungere, mentre invece per la chat è una funzionalità che appartiene comunque alla gamma che abbiamo lanciato quest'anno, quindi che non avevamo sulla precedente gamma di prodotti. Anche questo dopo l'andremo ad approfondire un po' più nel dettaglio. Diciamo che è un'alternativa sostanzialmente all'SMS. L'abbiamo introdotta sia per un discorso proprio di modernità, perché comunque siamo tutti abituati ad utilizzare WhatsApp, Telegram, la nostra è una cosa molto molto simile, quindi è un qualcosa con cui il cliente comunque ha già dimestichezza, che però anche per un discorso proprio di diciamo di supporto nel tempo, perché l'SMS ad oggi ancora funziona nella maggior parte dei casi con la maggior parte degli operatori su rete 2G. La rete 2G, come dicevamo prima, dovrebbe comunque diciamo, essere mantenuta ancora per un po' di anni. Nell'ipotesi in cui dovesse sparire o nell'ipotesi in cui alcuni operatori dovessero decidere di abbandonare l'SMS, c'è comunque già lo strumento della chat che offre ovviamente un'alternativa più che valida e anche chiaramente più veloce, e sfrutta la connessione internet di fatto, quindi indipendentemente dal fatto che il dispositivo possa essere collegato ad internet tramite la LAN, la SIM o il wifi, la chat è ovviamente uno strumento sempre a disposizione, sia in ingresso che in uscita. Infatti c'è anche la possibilità poi di utilizzarla per dare dei comandi. Abbiamo poi i grafici in tempo reale, quindi oltre ai grafici visualizzabili riferiti ai dati storicizzati nella memoria del dispositivo, possiamo sempre tramite l'interfaccia web andare a vedere anche dei grafici in tempo reale che possono essere particolarmente utili soprattutto nelle prime fasi di installazione, credo, di un nuovo sensore, di una nuova sonda, perché danno la possibilità appunto di vedere in tempo reale l'andamento, quindi di capire se le misurazioni che sto facendo sono coerenti, se sono stabili, quindi anche se il segnale è stabile nel tempo, e di fatto aprono una nuova schermata, sempre del browser, che tanto più che rimane aperta, tanti più dati va ad accumulare. Quindi diciamo è un grafico che si genera proprio in real time e una volta chiusa quella schermata ovviamente va a perdersi, quindi non è il grafico di cui parlavamo prima riferito ai dati storici, ma è un qualcosa in più che vado a vedere in real time nel caso in cui dovessi appunto verificare che una certa misura rimanga stabile. Abbiamo poi il supporto ai plugin. Plugin è un sottosistema, diciamo, della nostra architettura, della nostra base software, che ci permette di aggiungere delle funzionalità che magari custom che il cliente ci va a chiedere. Che cosa significa? Significa che data, diciamo, l'interfaccia web, quindi tutta la struttura che già esiste, che troverete già nel dispositivo, qualcuno potrebbe richiedere delle funzioni aggiuntive o anche una visualizzazione di un dato magari con un elemento grafico un po' diverso, e il supporto ai plugin ci dà la possibilità di generare dei pacchetti da installare nel dispositivo di volta in volta. Quindi potrebbero essere generati dei pacchetti che aggiungono delle paginette web in più nella nostra interfaccia web, o che aggiungono appunto un modo diverso di vedere i dati raccolti o anche i dati in tempo reale, o che aggiungono magari dei calcoli un po' più complessi che non si possono ottenere con gli strumenti, diciamo, dati di default con le funzionalità del dispositivo stesso. Il vantaggio di avere uno strumento del genere è il fatto che mentre la base software rimane sempre la stessa per tutti e quindi non si vanno a creare diverse diciamo ramificazioni che poi sono anche difficili da mantenere per noi nel tempo,
rimane la stessa, la base, e quello che viene aggiunto è un qualcosa di molto puntuale che va a risolvere, diciamo, una necessità molto specifica, che ci dà appunto la possibilità di intervenire nel caso del cliente in cui ce lo chieda. Quindi è un qualcosa in più che può essere generato di volta in volta sulla necessità del cliente. Abbiamo infine il supporto alla VPN. Noi utilizziamo lo standard OpenVPN, quindi oltre a poter dare tramite la nostra piattaforma Nextcloud, che dopo andremo a vedere, una nostra VPN da associare ai dispositivi, il V500 è in realtà in grado di potersi appoggiare ad un qualunque server VPN che utilizzi appunto lo standard OpenVPN. È uno standard molto diffuso, è uno standard molto utilizzato da diverse aziende, da diverse organizzazioni, e essendo open è gratis, quindi banalmente potreste anche decidere di installare un vostro server VPN in una vostra macchina per fare in modo che i dispositivi possano parlare tra di loro senza passare attraverso una nostra piattaforma o una piattaforma di terze parti. L'utilizzo, diciamo, che si può fare della VPN nel caso del V500 è chiaramente quello di poter raggiungere il dispositivo da remoto, quindi di poter vedere l'interfaccia web del V500 Plus anche una volta installato il dispositivo, anche qui indipendentemente dal fatto che la connessione venga data da una rete LAN, dal wifi o dalla SIM, oltre anche al fatto di poter mettere in comunicazione più V500 Plus tra di loro, perché tramite la VPN, anche se la connettività proviene da due, diciamo, fonti diverse, due o più dispositivi possono parlare tra di loro, andando anche su un canale sicuro, perché la VPN di fatto è sicura in quanto è privata, e permettendogli quindi di fare anche delle logiche di automazione diciamo remotizzate, quindi non solo su ingressi e uscite presenti lì nell'impianto, ma anche mettendo in comunicazione due impianti diversi, diciamo, tra di loro. A tutte queste funzionalità si va ad aggiungere poi l'invio dei dati, quindi il fatto di, come abbiamo detto, raccogliere i dati per poterli visualizzare in tempo reale, per poter vedere quindi lo stato dell'impianto, degli strumenti con cui ci stiamo interfacciando in qualunque momento, di poterli storicizzare nella nostra memoria interna. C'è però anche la possibilità di prendere questi dati e di inviarli verso un qualcosa di esterno, quindi per raccoglierli in un unico punto, cosa particolarmente utile nel caso in cui ovviamente andiate insomma ad avere più dispositivi installati senza chiaramente connettersi ad uno per poter vedere quello che hanno raccolto nel tempo. Avere un punto unico di raccolta può essere sicuramente utile. Sono chiaramente compatibili con l'interfaccia, con la piattaforma Nextcloud, che è appunto quella che diamo noi, come diciamo per completare insomma la nostra offerta. Si tratta quindi di un cloud a tutti gli effetti, al quale i dispositivi possono inviare i dati ad intervalli di tempo che andrete a decidere voi, e da qui dopo sarà possibile vedere in tempo diciamo reale tutti i vostri dispositivi in un'unica pagina web, quindi raggiungibile anche quella da browser, con delle credenziali che ovviamente proteggeranno i vostri dati e faranno in modo che possiate vederli solo voi, e con la possibilità anche qui di poter vedere grafici, tabelle di tutti i dispositivi, quindi di raccogliere i propri dati in un unico punto, che può appunto essere una cosa molto comoda. Tuttavia il V500 Plus non si limita, diciamo, alla compatibilità con il nostro cloud, ma dà la possibilità anche di inviare i dati attraverso altri metodi, diciamo senza passare attraverso Netix in sostanza. Quindi uno degli altri metodi è ovviamente l'email report, quindi il fatto di poter generare dei report da mandare come allegato in una mail, anche qui ad intervalli di tempo che andrete a decidere voi, verso uno o più indirizzi mail, andando quindi ad inserire un file facilmente consultabile poi tramite Excel, OpenOffice o software simili. Quindi genera un allegato che potrebbe arrivare ad esempio una volta al giorno, con però una risoluzione del campionamento dati che potrebbe essere molto più veloce. Quindi si potrebbe ad esempio definire un'acquisizione ogni 5 minuti e fare l'invio, per dire, ogni ora. Quindi ogni ora riceverei una mail con un allegato che presenta 12 righe con tante variabili quante sono quelle che avete deciso di inviare. E ovviamente è gratis, nel senso che basta creare una mail tramite uno dei più comuni domini e il gioco è fatto. L'invio dati può essere fatto anche in chat, diciamo che è un invio un po' improprio, nel senso che
è più il fatto di poter inviare un messaggio ad intervalli di tempo regolari con i dati in quel preciso istante. Quindi sì, si può fare chiaramente una raccolta dati, è più che altro per vedere che il dispositivo stia continuando a funzionare, ma comunque mi può dare un'indicazione perché mi può presentare anche in questo caso tutte le variabili che decidete voi di fare inviare. C'è poi l'invio dati tramite HTTP e HTTPS. Cosa significa? Significa che di fatto il nostro dispositivo è aperto verso anche qualunque piattaforma di terze parti, quindi non solo verso Nextcloud, ma chiunque sia in grado di supportare il metodo POST, che è un metodo HTTP abbastanza comune, può integrare, diciamo, i dati che riceve dai nostri dispositivi. Quindi anche questo vi dà la possibilità di appoggiarvi a una piattaforma che potrebbe essere vostra o che potrebbe essere di una terza parte, senza dover passare attraverso Netix, quindi senza doversi corrispondere a alcun canone, senza dover essere vincolati a noi in nessun modo, e anche qua sempre con intervalli di tempo decisi da voi, con la quantità dei dati che andrete a decidere voi. Abbiamo poi il supporto all'MQTT e MQTTS, anche questo è un protocollo standard che abbiamo incluso nella gamma Next, quindi questo è presente anche nei prodotti di fascia più bassa. Si appoggia ovviamente a un broker, qui c'è un capitolo poi diciamo dedicato, quindi lo andremo ad approfondire in un secondo momento. Anche qua assolutamente aperto, nel senso che non si appoggia a nessuna nostra piattaforma, un broker può girare in una vostra macchina, in un vostro server, o potrebbe essere qualcuno che magari ve lo fornisce, uno dei tanti fornitori che esistono anche facendo una ricerca in internet, insomma, e anche questo quindi è un altro metodo per inviare i dati. FTP, FTPS, diciamo un metodo un po' più diciamo presente nel mercato da diverso tempo, ecco, molto più semplice da andare a configurare, perché qui basta veramente un PC o un server su cui fare girare il protocollo FTP FTPS, e anche questo è un altro metodo per poter raccogliere i dati in un unico punto, con poi anche la possibilità di mettere delle vostre logiche per eventualmente elaborarli. Chiaramente non è diciamo vi consente di raccogliere i dati in formato CSV XLS, quindi dopo ci vorrà una post-elaborazione da parte di qualcuno o di una persona o di uno script automatico, però appunto è molto veloce da mettere in funzione, quindi potrebbe essere anche questa un'alternativa. Infine Dropbox, quindi questa è una funzionalità esclusiva del V500 Plus. Dropbox è una piattaforma cloud piuttosto diffusa, quindi insomma che credo conosciate un po' tutti. Anche questa fondamentalmente gratuita, quindi basta creare un proprio account e si ha a disposizione già con il piano gratis uno spazio che è ampiamente sufficiente per raccogliere i dati che potrebbero arrivare dai nostri dispositivi, con la possibilità di creare una cartella per ogni singolo V500 Plus, quindi per ogni singolo impianto, e raccogliere anche i dati. Anche questo poi vi dà la possibilità eventualmente di post-elaborare i dati raccolti, anche in questo caso verrebbero inviati in un formato standard, quindi con un formato CSV, e quindi è diciamo un'ulteriore alternativa per inviare il dato raccolto dal nostro dispositivo. Quindi questa diciamo è la panoramica un po' delle funzionalità del V500 Plus, quindi sia da un punto di vista del controllo in tempo reale che della data logger, che dell'invio dati verso una piattaforma di terza parte, quindi è diciamo una soluzione completa da questo punto di vista, dal punto di vista del flusso dei dati. E prima di addentrarmi cioè, nei dettagli ulteriori diciamo del dispositivo, vi chiedo insomma se c'è qualche domanda, se c'è qualche argomento che desiderate magari approfondire, potrebbe essere un buon momento, insomma, quindi se volete scrivere in chat le vostre domande, questo è il momento per farlo. Ok. Allora, la gestione dei clienti, immagino clienti che potrebbero essere vostri clienti, per esempio. Sì, diciamo che la nostra piattaforma dà la possibilità a voi di gestire anche dei clienti, quindi ovviamente voi sareste principalmente gli amministratori del vostro account, quindi con la possibilità di vedere tutti i dispositivi vostri, ovviamente, che avete acquistato direttamente voi.
però avete anche a disposizione la possibilità di creare, diciamo, una suddivisione proprio dei dispositivi. Noi li chiamiamo domini, e poi eventualmente anche questo possiamo approfondirlo. Cosa significa? Significa che per ogni dominio potete andare ad includere una serie di vostri dispositivi, quindi di V500 Plus in questo caso, per separarli da un cliente all'altro. Quindi voi potreste decidere di dare il servizio del NetX Cloud al vostro cliente finale. Chiaramente dove voi siete l'amministratore potete vedere tutto di tutti i vostri clienti, però potete dividere i dispositivi dei vostri vari clienti, appunto, in maniera tale che ciascuno possa vedere solo i propri, quindi senza che si possano dar fastidio e senza che si possano vedere ovviamente i dati di qualche altro vostro cliente. Quindi c'è questa possibilità. Tra l'altro, oltre a suddividere i dispositivi, quindi da un punto di vista proprio, diciamo, della privacy, per evitare che qualcuno possa vedere i dati dell'altro, va anche a creare un sottodominio della VPN nel caso in cui appunto voi decidiate di acquistare anche il servizio VPN. Significa che tutti i dispositivi di quel cliente sono potenzialmente in grado di parlare tra di loro, ma non sono ovviamente in grado di parlare con i dispositivi di un secondo cliente. Quindi c'è questa possibilità, potete gestirla anche voi proprio come servizio, quindi potete darlo come servizio aggiuntivo ai vostri clienti finali. Chiedo alla persona che ha fatto la domanda se era questo un po' quello che voleva sapere, se ho risposto alla domanda. Perfetto, ok. Bene, allora se non ce ne sono altre possiamo andare avanti. Ripeto, comunque anche mentre sto parlando scrivete pure, tanto appena riesco insomma vi rispondo, quindi non preoccupatevi. Abbiamo visto le funzionalità principali quindi del prodotto, passiamo adesso a vedere alcune delle applicazioni tipiche. Diciamo sono ereditate chiaramente dal V500 dalla versione precedente, nel senso che chiaramente tutto quello che era in grado di fare il dispositivo di prima è in grado di fare anche il V500 Plus, quindi qui abbiamo raccolto alcune cose che storicamente diciamo abbiamo visto andare un po' per la maggiore, quindi dal telecontrollo dell'acqua e del gas, abbiamo diversi dispositivi installati proprio in rete di distribuzione, depurazione acqua, eccetera, eccetera, all'automazione industriale, perché come dicevo prima c'è la possibilità non solo di gestire le nostre uscite, quindi i nostri RDE, ma anche di comandare in realtà dispositivi di terze parti utilizzando l'MQTT o il Modbus, che sono due protocolli piuttosto standard in ambito industriale, quindi che facilmente si trovano in tanti macchinari. Manutenzione predittiva, perché con il fatto di poter raccogliere i dati, di vederli anche in tempo reale, ho la possibilità chiaramente di rendermi conto se c'è un qualche trend critico, se c'è una qualche criticità appunto in atto, se c'è un qualche sensore, una qualche sonda che mi sta dando dei valori insomma che sforano rispetto a quello che mi aspetto, quindi riesco anche a poter in qualche modo intervenire prima che possa succedere banalmente un danno. Accesso remoto PLC HMI PC, perché come dicevo prima abbiamo le RS232 e RS485, oltre ovviamente all'Ethernet e di Wi-Fi, che oltre a poter essere utilizzate proprio per comunicare con altri dispositivi tramite il Modbus, possono essere utilizzate per aprire un canale trasparente verso appunto un PLC, un HMI, un inverter o qualunque altra cosa. Che cosa significa? Significa che la V500 ha delle funzionalità di connettività avanzate che permettono da un PC qualunque di collegarsi tramite il V500 ad un vostro macchinario, ad un vostro dispositivo che magari richiede una connessione appunto sulla seriale, su USB o sull'Ethernet per scaricare il programma, per poter aggiornare una configurazione, quindi magari utilizzando proprio il software proprietario del PLC per esempio, facendogli credere in qualche modo che il PLC sia collegato direttamente al vostro computer, al vostro PC, quando in realtà utilizza una porta virtuale che non fa altro che stabilire una connessione internet con il nostro dispositivo. Anche la porta virtuale non è niente di, diciamo, di preoccupante a livello di concetto, di configurazione, perché abbiamo un software gratuito che potete scaricare dal nostro sito
che va proprio a creare queste porte virtuali nel vostro PC, quindi assolutamente autoconfigurante, richiede veramente pochi clic, pochi passaggi, e va a creare delle porte virtuali nel vostro computer come se voi aveste ancora il connettore 232 o una periferica USB direttamente collegata. E quindi questo vi permette di fare un accesso trasparente, nel senso che in quel caso il 500 non sta più gestendo il traffico che passa sulla seriale, ma apre semplicemente un canale trasparente verso un qualcos'altro che non siamo tenuti a conoscere. Poi vediamo appunto broadcast e telecomunicazioni tra le altre applicazioni. Anche qui è un qualcosa, insomma, che è un settore in cui abbiamo diversi dispositivi installati, quindi proprio per il controllo degli allarmi banalmente sulle trasmissioni radio, monitoraggio meteo, quindi con la possibilità di avere la raccolta di più sensori per umidità, piuttosto che per ovviamente la temperatura, per la pioggia, sì, il sensore della luminosità, eccetera, eccetera, e per creare delle piccole stazioni meteo, sia per generare degli allarmi in caso effettivamente di problemi. Ad esempio ci sono alcuni dispositivi nostri che sono stati installati da alcune protezioni civili anche, che banalmente per avere insomma una stazione meteo che sia in grado di darmi dei dati quando lo vado a richiedere. Lettura consumi, chiaramente anche questa è un'applicazione abbastanza tipica, quindi il fatto di poter leggere direttamente da alcuni contatori i consumi di energia, quindi ovviamente, ma anche di collegarsi a delle stringhe, ad esempio di un pannello fotovoltaico, di leggere i consumi direttamente da un TA o comunque da un misuratore di corrente, quindi anche qui diciamo una cosa abbastanza tipica. Genset, quindi gruppi di continuità, dalla gestione proprio del motore diesel o qualunque altra cosa, a tutti i vari allarmi che possono riguardare appunto un gruppo di continuità. E poi routing, perché come dicevo, sì l'accesso remoto verso le nostre seriali, verso diciamo altri dispositivi, ma il V500 Plus può essere utilizzato anche come un vero e proprio router, soprattutto nel caso in cui si vada a scegliere chiaramente la versione con il modem LTE incorporato, perché tramite la connessione della SIM posso utilizzarlo proprio come un router per il mio PC, quindi potrei collegarlo tramite LAN al mio PC ed andare in internet tramite la connessione del V500, ma forse più interessante è il fatto di poter utilizzare anche il port forwarding. È un concetto che chi ha avuto modo di configurare un router conosce già bene. Comunque diciamo, oltre a tutte le funzionalità del dispositivo, quindi di telecontrollo, di data logging, eccetera, eccetera, affiancato a questo, quindi non al posto di, ma oltre a questo, potrebbe dare accesso ad esempio a una periferica, un qualunque dispositivo che utilizzi una interfaccia web, per dire, quindi banalmente una IP cam, e se io voglio andarla a vedere da remoto la posso collegare al 250 tramite uno switch, quindi comunque tramite il cavo LAN, e anche da remoto andare a vedere l'interfaccia web dell'IP cam. Sto facendo questo esempio perché quello è un po' più semplice, ma ovviamente potrebbe essere un qualunque tipo di dispositivo, e andarla quindi a vedere non passando attraverso l'interfaccia del 500, ma proprio andando direttamente sull'interfaccia del mio dispositivo. Lo posso fare tramite VPN, tramite la connessione dati, tramite LAN, tramite Wi-Fi. Abbiamo poi individuato, diciamo, delle modalità di utilizzo che si rifanno un po' alle applicazioni che abbiamo visto poco fa. Quindi la prima che abbiamo descritto è quella standalone, quindi la possibilità, grazie alle avanzate logiche, diciamo, di gestione proprio dei segnali, quindi le formule matematiche, come dicevamo prima, le logiche AND/OR, il fatto di poter definire delle soglie di allarme, eccetera, eccetera. Il dispositivo di fatto è in grado di gestire da solo un impianto, volendo, quindi potrebbe appunto raccogliere un segnale proveniente da un ingresso analogico e in base alle soglie che siete andati a programmare voi decidere di comandare un macchinario, una pompa, una valvola in autonomia senza quindi l'intervento di un operatore. Chiaramente mandando magari anche una segnalazione all'operatore, però facendo tutte queste operazioni in autonomia. Nello schema qui abbiamo incluso anche il nostro cloud per raccogliere, diciamo, i dati,
non è in realtà fondamentale, nel senso che non è necessario che il dispositivo mandi i dati a qualcuno, perché è in grado comunque, oltre che storicizzarli internamente, ma di gestirli semplicemente in tempo reale, quindi diciamo il cloud anche in questo caso è un qualcosa in più, ma non è strettamente richiesto. Ecco. Modalità d'uso client-server invece è un po' quella che dicevo prima, soprattutto legata alla VPN, ma in realtà non per forza di cose, quindi la possibilità di mettere in comunicazione, in questo caso, due dispositivi tra di loro, proprio per generare, per andare a creare delle logiche di automazione remote. Un caso abbastanza tipico è ad esempio quello di gestione magari di un livello in una vasca, giusto per rimanere nel settore idrico, con magari le pompe dislocate a qualche centinaio di metri o qualche chilometro di distanza. Chiaramente non è possibile magari andare a stabilire una connessione cablata, quindi con dei fili, tramite la modalità client-server, utilizzando soprattutto il protocollo Modbus, c'è la possibilità di fare in modo che due dispositivi parlino tra di loro, che quindi il dispositivo che dovrà comandare, nel caso del mio esempio la pompa, vada ad interrogare l'altro per andare a leggere in tempo reale il livello e per rendersi conto immediatamente quando è il caso di azionare la pompa, la valvola o quello che è. Quindi anche questo diciamo, vi dà la possibilità di espandere parecchio insomma, le funzionalità del prodotto, perché si possono mettere più 500 plus magari in punti non facilmente raggiungibili, che parlano di fatto tra di loro e che si arrangiano un po' a gestire le logiche di automazione anche a distanza. Un concetto molto simile, che però si rifà un po' più magari all'MQTT, è il fatto cioè la modalità di utilizzo nodo, quindi il fatto di poter mettere non due dispositivi ma tanti dispositivi in comunicazione tra di loro, non più con uno che fa da client server, quindi da master, e l'altro che fa da slave, ma proprio con tanti dispositivi che possono andare a condividere i segnali, le sonde, le soglie che stanno andando a leggere da quello che avete collegato a loro, comunque da ciò che si interfaccia con loro. L'MQTT diciamo dà questa possibilità, perché dopo lo vedremo più nel dettaglio, permette di diciamo, far interagire il nostro dispositivo con una vasta gamma di prodotti che si trovano tranquillamente in commercio, e utilizzandolo come nodo possono andare a costituire una rete un po' più complessa rispetto a quella client server che abbiamo visto prima, perché non è più una eventuazione diciamo tra due dispositivi, ma sono tanti dispositivi che vanno a condividere proprio tutte le grandezze, tutto il flusso dati che ciascuno sta leggendo, quindi c'è la possibilità di fare in modo che abbiano tutti gli stessi dati a disposizione, per fare però magari cose diverse in base a quello che gli è stato collegato. Vedo che c'è un'altra domanda, allora vediamo un po'. Ok, allora le logiche che si possono scrivere sono di fatto infinite, nel senso che non c'è alcun limite su diciamo, gli allarmi che si possono andare a definire. Chiaramente la complessità delle logiche poi dipende un po' dalla necessità del cliente, da quanto uno si vuole spingere con la configurazione, ma non c'è alcun limite da quel punto di vista. Non utilizza in realtà nessun linguaggio, perché il tutto avviene tramite l'interfaccia web, quindi non è neanche un linguaggio a blocchi vero e proprio, è più una cosa diciamo sequenziale, quindi ho un input, posso generare un output. L'input però non è solo strettamente legato a quello che abbiamo collegato al morsetto, proprio fisicamente del dispositivo, ma è legato a tutto quello che il dispositivo è in grado di leggere, quindi tornando al discorso di prima, tutto quello che legge via Modbus, tutto quello che è in grado di leggere via MQTT, come ad esempio nel caso che stiamo vedendo proprio adesso, e sulla grandezza che lui è in grado di leggere, indipendentemente da quale sia la sua provenienza, si possono andare ad applicare delle logiche banalmente che possono essere maggiore di, minore di, uguale, diverso, eccetera, eccetera, ma anche appunto delle formule matematiche, quindi proprio con gli operatori matematici più comuni, diciamo così. Non è quindi particolarmente difficile, anzi non lo è per nulla, nel senso che è abbastanza intuitivo, soprattutto dopo averci perso un po' di tempo all'inizio, insomma, perché è tutto tramite l'interfaccia web, quindi io definisco appunto il mio input, che può essere una qualunque condizione su una qualunque grandezza che sto andando a leggere, e vado poi a definire l'evento che ne deve
ne deve conseguire, quindi potrebbe essere appunto l'automazione on-off di un'uscita o andare a comandare un dispositivo che si trova dall'altra parte del paese, o l'invio di una segnalazione via SMS, email o chat verso uno o più reperibili. Quindi non è un PLC da quel punto di vista, è un mini PLC, nel senso che comunque le funzionalità tra formule, logica and or, eccetera, eccetera, possono essere decisamente interessanti, ma non c'è nessuna conoscenza di linguaggio di programmazione necessaria, quindi basta veramente seguire l'interfaccia web, poi chiaramente con il nostro supporto, soprattutto diciamo nella prima fase, insomma, ecco. Bene, andiamo avanti quindi con le modalità di utilizzo. Remote Access ne abbiamo parlato poco fa, quindi qui è un po' schematizzata, vedete seriale, wifi, USB, ethernet, tutte diciamo le periferiche verso l'esterno di cui dispone il dispositivo, possono essere utilizzate per accedere, in questo caso abbiamo scritto tramite VPN perché è un po' quello più semplice, più sicuro, per accedere quindi da remoto a un qualcosa che potrebbe essere un PLC, ma potrebbe essere un inverter, qualunque tipo di altro macchinario. E la connessione nel caso della VPN, indipendentemente che sia la nostra o una di terze parti o la vostra, è chiaramente sicura, è criptata, quindi passa su un canale comunque virtuale che vi consente di mettere al sicuro i vostri dati, e in questa modalità di utilizzo il V500 di fatto non sa che cosa sta passando, quindi qualunque sia il protocollo, qualunque siano le informazioni che stanno passando attraverso la VPN, lui non se ne cura, le manda direttamente sulla propria seriale, wifi, USB, ethernet, eccetera, eccetera. E quindi è un po' quello di cui abbiamo già parlato in precedenza. Ora passiamo ad approfondire invece uno dei metodi, diciamo, di espansione del nostro dispositivo, quindi un qualcosa che ci consente di andare oltre a ingressi e uscite che abbiamo visto essere già presenti a bordo, cioè il Modbus. Non è un protocollo nuovo, nel senso che è un protocollo che esiste già da diversi anni, quindi trovate sicuramente informazioni cercando in internet. Comunque, giusto per schematizzare per chi magari non ha ancora avuto modo di cimentarsi, è un protocollo standard, quindi non è un qualcosa ovviamente legato a Netix, ma è un qualcosa che si trova su tantissimi macchinari, su tantissimi prodotti. È un protocollo di comunicazione che può girare sia su seriale, come dicevo prima, RS485 232, che su TCP/IP. Chiaramente sull'RS485 ho un limite imposto dal protocollo che è di 250, mi sembra, dispositivi, che comunque chiaramente sono tanti. Ad esempio potremmo andare a collegare le nostre espansioni I/O, che sono i prodotti che fanno parte della gamma XP500, che sono appunto dei dispositivi, chiamiamoli passivi, con ingressi e uscite aggiuntive, che rimangono di fatto in attesa di un qualcuno che li vada ad interrogare per poter leggere più dati, quindi per poter avere più ingressi, più segnali da poter leggere rispetto a quelli presenti nel V500. In quel caso, per esempio, possiamo metterne fino a 250, che comunque appunto sono tanti, perché si va ad avere un bel po' di ingressi e di uscite. Nel caso della 232, in teoria, si può andare a collegare un solo dispositivo, però abbiamo due 232 a disposizione, quindi posso creare due reti separate. Il TCP/IP è fondamentalmente anche lì, diciamo, tendente all'infinito, nel senso che là vado a creare una rete diversa per ogni singolo dispositivo Modbus e TCP/IP, e quindi ne posso creare quante ne voglio. Quindi anche da quel punto di vista, anche semplicemente utilizzando il Modbus, posso espandere diciamo, gli ingressi e l'uscita a disposizione di parecchio. Il Modbus TCP/IP può essere particolarmente interessante appunto anche per mettere in comunicazione due dispositivi proprio V500 Plus tra di loro, due o più in realtà, ed è la modalità di utilizzo client-server che abbiamo avuto modo di vedere prima. Quindi tramite questo protocollo ovviamente c'è uno scambio continuo di dati e la possibilità di far rendere conto a un V500 Plus di quello che sta succedendo da un'altra parte, anche dove l'altra parte potrebbe voler dire appunto diversi chilometri di distanza, perché tanto se utilizziamo la connessione dati della SIM chiaramente non abbiamo più nessun problema di copertura. Il protocollo TCP/IP utilizza chiaramente internet, quindi lì è indipendente dal fatto che giri sopra il wifi, l'ethernet, la SIM o la VPN, diciamo è sempre disponibile da quel punto di vista. Qui abbiamo anche in questo caso schematizzato un po' le modalità di utilizzo, quindi quella RTU
quella un po' più classica, quindi come vedete classico quadretto con il nostro dispositivo nell'esempio di sinistra collegato alle espansioni che vi dicevo prima, quindi espansioni Netix che sono disponibili nel nostro catalogo per avere più ingressi e più uscite. Nel secondo caso abbiamo collegato un inverter, ma potrebbe essere veramente qualunque cosa. Classico collegamento a 3 fili, quindi 2 segnali più eventualmente il ground di riferimento, e mi vado a prendere tutti i dati. Nel caso delle nostre espansioni c'è un wizard all'interno dell'interfaccia web che permette di installare tutto automaticamente, quindi vi guida proprio passo passo per capire sia quale collegamento fare, che in quale momento proprio alimentare il dispositivo di espansione, e si occupa anche di creare in automatico poi tutto quello che può servire per fare in modo che possano parlarsi tra di loro. Quindi lì non è autoconfigurante perché ci sono dei click da fare, ma è veramente molto semplice. Nel caso dell'inverter o di qualunque altro prodotto, quindi comunque un qualcosa che non appartiene alla gamma Netix, c'è invece comunque la possibilità da parte vostra di definire i registri da andare a leggere, i comandi, quindi il codice funzione diciamo, per accedere a quel dato in read, in write o in read write come preferite, le tempistiche di campionamento, qualunque cosa. Chiaro, lì si deve fare riferimento al manuale o comunque al datasheet del prodotto in sé, quindi dell'inverter in questo caso che volete mettere in comunicazione con i V500, ma anche qui se non sono sufficientemente chiari le informazioni del produttore potete consultarvi con noi, insomma, che sicuramente vi diamo una mano. Vedo che c'è un'altra domanda, molto bene. Allora, è possibile collegare contemporaneamente sia le vostre espansioni sia inverter di terze parti? Assolutamente sì. Nel caso del TCP/IP, diciamo appunto, si va a creare proprio una rete separata per ogni singolo dispositivo che vado ad interfacciare, quindi lì proprio non c'è problema di conflitti possibili, a meno che chiaramente non vada ad assegnare due IP uguali, ma lì sarebbe un errore da parte di chi lo va a configurare. Nel caso del Modbus su RTU, quindi su 485, si possono assolutamente mettere in comunicazione anche dispositivi di diversi produttori, quindi sia le nostre espansioni che ad esempio un inverter di qualcun altro, ma anche proprio di produttori diversi, quindi posso avere n dispositivi di produttori diversi, proprio perché diciamo l'unica cosa importante insomma nella comunicazione Modbus RTU è che esista un solo client o un solo master, che sono due sinonimi, cioè un solo dispositivo che comanda, però posso avere fino a 250 server / slave, a seconda di come li vogliamo chiamare, da poter andare a leggere. Non devono assolutamente essere della stessa marca, e l'unica cosa appunto è che devono comunicare ovviamente alla stessa velocità, quindi quello è l'unico requisito, ma la velocità nelle nostre espansioni comunque è modificabile, e lo è in tutti i dispositivi Modbus, almeno quelli fatti abbastanza bene, e chiaramente che non si diano fastidio, quindi ognuno deve avere il proprio ID univoco, ma anche lì le nostre espansioni permettono di essere diciamo impostate nell'ID che preferite, e praticamente tutti i dispositivi Modbus consentono di cambiare anche questo parametro, quindi è assolutamente possibile collegare contemporaneamente le nostre espansioni e inverter di terze parti o qualunque altra cosa. In modalità TCP/IP appunto ne abbiamo già parlato, ma di fatto sempre utilizzando il protocollo standard Modbus, tramite Wi-Fi, tramite LAN, tramite la VPN che diciamo in quel caso passa sopra al tipo di connettività, posso andare a parlare con dispositivi che potrebbero essere, nell'esempio di destra, posti proprio all'interno della stessa rete locale, quindi all'interno dello stesso stabilimento per esempio, ma potrebbero anche essere, nel caso invece centrale, posti a chilometri di distanza. Io prima vi facevo l'esempio di un V500 Plus che parla con un altro V500 Plus posto a chilometri di distanza. La stessa cosa però vale anche per dispositivi non Netix, quindi se ho un misuratore, un inverter anche in quel caso, che comunica tramite Modbus TCP/IP, che è collegato alla rete locale del vostro cliente, il V500 invece è collegato ad internet tramite la SIM perché è posto magari in un luogo in cui la rete cablata non arriva, tramite il Modbus TCP/IP, in questo caso sfruttando la VPN, possono comunque parlarsi tra di loro. Quindi uno ha la SIM della Vodafone, l'altro ha la connessione della TIM cablata, non importa, riescono comunque a parlarsi tra di loro, utilizzano comunque un protocollo standard,
appartengono a due produttori diversi, perché uno di Ethics e l'altro è di chiunque altro, che ne so, un inverter della Mitsubishi per dire, e riescono comunque a parlarsi tramite il protocollo Modbus, perché tanto è uno standard industriale. Quindi parlarsi chiaramente vuol dire in entrambe le direzioni, quindi il V500 Plus può acquisire i dati e metterli a vostra disposizione nella sua interfaccia web, o generare degli allarmi, o inviarli ad una piattaforma cloud, o metterli a disposizione proprio nell'interfaccia web in tempo reale, ma può anche comandare diciamo, il dispositivo di altri produttori che si trova anche a chilometri di distanza. Quindi se si rende conto, o se voi intervenite manualmente per cambiare un set point, per muovere un'uscita, per fare qualunque cosa, lui è in grado di comandarlo anche a distanza. Quindi diciamo il protocollo Modbus è ancora in utilizzo nonostante abbia già diversi anni, proprio per questo motivo, perché è uno standard molto facile da implementare ed è, diciamo, supportato da molti produttori, da molti dispositivi. Un altro protocollo, questo un po' più recente, che però consente di espandere molto diciamo, gli ingressi e le uscite banalmente a disposizione del dispositivo, è l'MQTT. L'MQTT passa attraverso internet, anche in questo caso non importa se internet viene diciamo, fornito attraverso la SIM, il wifi, la LAN, non cambia assolutamente nulla. C'è il supporto anche in questo caso pieno del protocollo, quindi non c'è assolutamente nessuna piattaforma Netix in mezzo. Decidete voi di fatto il broker. Allora qui due paroline sull'MQTT perché è già un po' meno magari di uso comune rispetto al Modbus. È un protocollo appunto che si appoggia ad internet, quindi passa comunque su diciamo l'HTTP in qualche modo, prevede la centralità di un broker, che è un termine diverso per dire server praticamente, quindi c'è un punto centrale che è il broker, che si preoccupa di gestire il flusso dati. Il flusso dati potrebbe essere, cioè, avviene in entrambe le direzioni, quindi sia in ingresso verso il broker, che poi lo metterà a disposizione di un'interfaccia web o di un database o di qualunque altra cosa, che in uscita, quindi dal broker verso uno dei vari dispositivi che adesso sono collegati. Gli altri due concetti, oltre appunto quello del broker, principali sono publish e subscribe. Allora, io faccio l'esempio tipo della newsletter, quindi il fatto di poter essere iscritto ad una newsletter, quindi io sono un subscribe, nel senso che sono iscritto a quel tipo di newsletter. Ogni qualvolta verrà rilasciata una nuova newsletter da qualcuno, io riceverò quella mail. Il publish invece è chi quella newsletter la va a scrivere, quindi quando vuole comunicare qualcosa va a scrivere una nuova newsletter in questo caso. Cosa significa, come si traduce nell'utilizzo che ne vogliamo fare? Che un dispositivo V500 Plus può essere iscritto ad un topic, quindi ad un argomento, tra i vari topic, quindi tra i vari argomenti che mette a disposizione il broker. Quindi è come se io decidessi di iscrivermi ad una certa newsletter. Solo quando verrà rilasciata una nuova newsletter di mio interesse, io riceverò istantaneamente la notifica. Potrebbero essercene altre 100, di cui io non vedrò mai niente perché non sono iscritto, quindi non sono un subscribe di quell'argomento, di quel topic, che di fatto è la traduzione di argomento. La stessa cosa al contrario, quindi il V500 Plus può fare anche da publish, quindi potrebbe essere lui ad andare a scrivere un qualcosa di nuovo e di metterlo a disposizione quindi di tutti i dispositivi o le persone che hanno fatto il subscribe, quindi l'iscrizione a quello stesso identico argomento. In soldoni, diciamo che il publish potrebbe essere un valore di una temperatura o di un qualunque tipo di ingresso collegato al 500, anche non direttamente, perché magari è a sua volta un qualcosa che stiamo prendendo via Modbus da un altro macchinario. Ogni volta che il valore cambia, e solo quando il valore cambia, viene inviato immediatamente quel valore al broker. Il broker lo mette sotto una certa cartella. Tutti quelli che hanno fatto l'iscrizione a quella cartella, quindi a quel topic, riceveranno immediatamente la notifica del fatto che quel valore è cambiato. Se ho un web server, una web application, anzi che gira diciamo nel broker, questo si tradurrà in un punto in più nel grafico o un punto in più nella mia tabellina o una rotellina che si riempie, insomma, che mi fa vedere che è cambiato un valore. Potrei avere un'applicazione, con MQTT è anche facile svilupparne di
diciamo fatte ad hoc, quindi potreste svilupparne voi un'applicazione su misura per i vostri clienti, e quindi potrei ricevere proprio una notifica su questa applicazione che mi dice guarda che è cambiato un certo valore perché me l'ha appena detto il V500. Potrebbe però essere anche un altro V500 a ricevere questa nuova informativa, diciamo. Quindi ho il V500 Plus A che manda la variazione del livello di una certa sonda, e il V500B Plus che riceve questa variazione in tempo reale. Cosa se ne fa? Beh, potrei aver creato delle soglie, degli allarmi su quella grandezza, quindi verrebbe trattato esattamente come un qualcosa di collegato direttamente ai suoi morsetti o un qualcosa che sto leggendo via Modbus. Di fatto questo mi permette di espandere anche qua tendenzialmente all'infinito le grandezze, i sensori, le sonde che lui può andare a leggere, perché ovviamente potrebbero essere 2 dispositivi che parlano tra di loro, potrebbero essere 100, ma potrebbero anche essere dispositivi non ETIX, perché l'MQTT è uno standard e è utilizzato ad esempio anche banalmente da alcuni termostati Wi-Fi. Quindi ci sono alcuni termostati Wi-Fi che mandano magari la notifica all'app quando cambia la temperatura per dire dimmi se vuoi che vada ad accendere il riscaldamento. Ecco, potrebbe riceverla anche il V500 questa notifica, quindi potrebbe farla diventare una sua variabile e quindi potrebbe andare ad elaborare poi formule, eventi, allarmi, tutto quello che abbiamo visto prima, anche su un valore che di fatto non sta leggendo lui, ma che gli è comunicato da un dispositivo di chiunque altro, di qualunque altro produttore. Anche qua quindi diciamo che si può costruire un sistema molto interessante in entrambi i sensi, perché appunto anche il fatto di poter fare poi il publish significa che un V500A che sta a Milano potrebbe dire ok, ora ho una condizione che richiede l'attivazione di un'uscita di un relè che si trova a Venezia, e lo fa tramite l'MQTT, quindi passa attraverso il broker mette a disposizione questa nuova informazione, guarda che è cambiato il valore che stavi leggendo per tutti coloro che hanno fatto il subscribe, che possono essere appunto PC, possono essere web application, possono essere esseri umani, quindi degli operatori, ma anche altri dispositivi. Chi la riceve poi decide che cosa farsene, lo visualizzo in un certo modo, lo metto dentro un grafico oppure faccio una certa automazione. E anche questo appunto ci rende compatibili con tantissimi dispositivi, perché ho fatto l'esempio del termostato Wi-Fi, ma in realtà esistono anche delle prese intelligenti per comandare le luci di casa o qualunque altra cosa che funzionano con MQTT, e quindi posso fare in modo che il V500 Plus si prenda carico dell'accensione e dello spegnimento della luce di casa semplicemente utilizzando questo tipo di protocollo. Tra l'altro di broker MQTT ne trovate tantissimi anche gratuiti in internet. È anche molto semplice comunque da implementare eventualmente sulla vostra macchina, quindi diciamo che è molto ben documentato perché è un protocollo molto in utilizzo. Tra gli altri che lo usano per dire c'è o c'era almeno anche Messenger, quindi l'app di messaggistica di Facebook, per dire appunto che è utilizzato proprio per inviare e ricevere notifiche in tempo reale, solo quando serve. Quindi la grossa differenza rispetto all'invio verso per esempio il nostro cloud o un'altra piattaforma è che quello avviene su una base tempi, magari ogni 15 minuti mi mandi i dati di tutte le variabili, indipendentemente che siano cambiati rispetto all'invio precedente oppure no. L'MQTT invece solo quando serve. Potrebbe essere un risparmio dal punto di vista dei dati, ma è soprattutto molto più puntuale, quindi anziché mandare dei dati che magari non sono cambiati a distanza di tempo regolare, li mando immediatamente e solo quando serve. Subscribe e publish perché appunto il V500 Plus supporta entrambe, diciamo, le direzioni, quindi può lui iscriversi ad un certo argomento per poi farsi carico di quel valore, o può essere lui a andare a diciamo, pubblicare un nuovo argomento. Compatibile con qualunque broker perché supportiamo, per chi magari ha già avuto modo di approfondire un po' il discorso dell'MQTT, supportiamo l'MQTTS, supportiamo l'utilizzo di un client ID, supportiamo l'utilizzo della username e della password, supportiamo il fatto di poter creare anche un percorso, un path per andare a stabilire dove, su quale topic andare a inviare i dati, quindi è molto configurabile e diciamo è compatibile con qualunque broker perché di fatto supporta tutte le funzionalità principali. Supporta appunto delle credenziali, quello che ho appena detto, username e password, MQTS appunto è quello a cui ho appena fatto riferimento. Poi per chi appunto non ha magari dimestichezza ancora con il protocollo,
diciamo, le due cose più interessanti potrebbero essere proprio il fatto di poter far comunicare più dispositivi, in questo caso V500 Plus, tra di loro, quindi dispositivi anche qui che appartengono a reti diverse, che si collegano ad internet in maniera diversa, parlano tra di loro, passando attraverso uno stesso server, che è uno stesso broker, anzi in questo caso. Ma altra cosa magari interessante potrebbe anche essere il fatto di visualizzare questi dati che arrivano, quindi sul vostro broker potreste andare a sviluppare una vostra applicazione. Ad esempio, qui abbiamo riportato un esempio di diciamo un tool di programmazione a blocchi che sta prendendo sempre più piede, e anche questo che si trova molto documentato, molto ben documentato in internet, che è Node-RED. Praticamente questo è un tool che si può far girare in una propria macchina, quindi in un proprio server, che tra le altre cose dà la compatibilità con MQTT, nel senso che va a definire lui le cartelle di cui parlavo prima, quindi questo si può far girare proprio sul broker, sulla stessa macchina, va a definire le cartelle di cui parlavo prima, quindi gli argomenti, diciamo, di interesse di cui parlavo prima, e una volta ricevuta un nuovo publish da chiunque, indipendentemente che sia V500 Plus o qualcun altro, lo mette a disposizione di tutti i subscribe. Inoltre lo può visualizzare nelle modalità che stiamo vedendo adesso. L'esempio a sinistra è una cosa che ho fatto io in pochissimi minuti, perché proprio essendo un tool di programmazione a blocchi non devo sapere codice, anche lì è estremamente intuitivo, magari anche là appunto con il nostro supporto, con la documentazione che si trova in internet si può fare tranquillamente, e mi permette di visualizzare in questo caso una temperatura, e ad ogni variazione della temperatura chiaramente quella barra, quel semicerchio si va a riempire tanto più tanto meno. Si possono generare facilmente anche dei grafici, si possono fare anche delle cose decisamente più costruite, quella non l'ho fatta io, sulla destra, una piccola stazione meteo, perché oltre agli strumenti diciamo di default, proprio anche gli strumenti grafici che Node-RED vi mette a disposizione, ho dimenticato di dire che è gratis, c'è la possibilità di creare voi della grafica, quindi di creare voi le vostre icone, di creare voi i vostri grafici e di costruire voi un po' la vostra interfaccia, che potrebbe poi essere data anche ad un cliente, sia facendola girare appunto su un web server, quindi il vostro cliente si collega ad un vostro sito e vede esattamente quello che stiamo vedendo noi ora, che eventualmente ad un'applicazione per smartphone. Chiaro che richiede qualcuno che abbia le competenze per farlo, però dà un modo in più per poter visualizzare i dati che il V500 Plus mette a vostra disposizione. Quindi l'abbiamo messo qui perché diciamo in tanti ce l'avevano chiesto e sta prendendo sempre più piede come tipo di strumento di visualizzazione dei dati, e per persone tecniche diciamo che non è troppo complicato, cioè uno ci perde qualche minuto, qualche ora, capisce subito cosa vuol dire, come si utilizza, e si possono fare delle cose anche molto carine senza avere per forza di cose chissà quale struttura per farlo girare, insomma. Ecco, allora anche qui prima di passare al prossimo argomento vi chiederei se è tutto chiaro, se c'è qualche altra domanda da fare, ditemi anche appunto se è tutto chiaro, che così so almeno che, sì, che posso procedere, quindi perfetto. Va bene, allora direi di procedere. Passiamo quindi a vedere ora nel dettaglio la funzionalità del data logger, quindi una delle funzionalità principali che introduce il V500 Plus rispetto agli altri dispositivi della gamma Next, e quindi come già menzionato in precedenza in realtà la possibilità di andare a inserire sulla memoria interna, oltre che su una periferica USB, tutto quello che stiamo raccogliendo, quindi oltre appunto al discorso di elaborare in tempo reale i dati che sta leggendo tramite MQTT, tramite Modbus o dai morsetti a cui abbiamo collegato qualcosa, quei dati possono anche essere storicizzati nella memoria interna appunto su USB per poi vedere dei grafici, delle tabelle. La memoria interna è abbastanza grande, nell'ordine di qualche centinaio di mega tendente al giga. Diciamo che per riempirla ci vuole un bel po' di tempo, nel senso che comunque può supportare diversi dati che provengono da diversi sensori, da diverse sonde. Tempo di campionamento personalizzabile, quindi potete ad esempio decidere di memorizzare il tutto una volta al minuto, piuttosto che una volta all'ora o una volta al giorno, quindi come decidete voi.
Visualizzazione sull'interfaccia web, quindi accedendo all'interfaccia web del dispositivo sia da locale che da remoto, tramite i grafici multitraccia o tramite le tabelline potete appunto andare a vedere tutti i dati che avete raccolto e con la possibilità anche di andare poi ad esportare, come dicevo anche in precedenza, in formato CSV o in formato XLS per poterli avere nel vostro PC. Quindi per avere una copia di backup o magari perché il cliente vi richiede o perché comunque è richiesto da qualche procedura particolare, c'è la possibilità comunque di tirarli fuori dal dispositivo, dalla sua memoria in qualunque momento. Nel caso dell'USB ovviamente non sono visualizzabili nell'interfaccia web del dispositivo perché vengono proprio inseriti di giorno in giorno, di ora in ora, a seconda del tempo di campionamento, all'interno di cartelle suddivise per mese, anno, eccetera, eccetera, che poi, collegando l'USB ad un PC, vi dà la possibilità di vedere tutti i dati che avete raccolto. Quindi quelli sono visualizzabili solo tramite un PC, mentre invece quelli sulla memoria interna li potete vedere appunto tramite l'interfaccia web. E anche questo è uno strumento molto interessante perché soprattutto nelle primissime fasi magari di avviamento dell'impianto mi interessa vedere se i valori rimangono stabili, mi interessa vedere se c'è un qualcosa che devo correggere a livello di set point, eccetera, eccetera. Tramite questo strumento ovviamente posso andare ad archiviare i dati, quindi oltre a ricevere la segnalazione in tempo reale quando succede qualcosa di, di problematico, avere appunto lo storico dei dati fondamentalmente. Quindi il data logger è una funzionalità principale del V500 Plus che, come dicevo, abbiamo portato diciamo alla vostra attenzione perché non è presente negli altri prodotti della gamma Next. Un'altra funzionalità, questa sì invece è presente in tutti i prodotti della gamma Next, che però è esclusiva della gamma Next, nel senso che è stata introdotta proprio nel 2022, è la funzionalità della chat. Anche di questo abbiamo avuto modo di parlare in precedenza, l'abbiamo un po' accennata. Quindi cosa significa? Veramente WhatsApp, Telegram, la stessa cosa. Quindi il fatto di poter utilizzare un servizio di messaggistica istantanea per poter comunicare con il dispositivo, anche in questo caso in entrambe le direzioni, quindi sia per ricevere allarmi e segnalazioni da parte dei dispositivi che per eventualmente inviare dei comandi. Si appoggia alla piattaforma matrix.org, non è famosissima rispetto a WhatsApp e Telegram, ma è gratis, open, anche questa, è decentralizzata, quindi non passa attraverso un unico server come invece nel caso di Telegram e di WhatsApp. Questo in teoria garantisce una maggiore sicurezza insomma, nella trasmissione dei dati e può essere installata, ed è questa la cosa interessante, anche in questo caso in una vostra macchina, per esempio. Quindi esiste il server diciamo globale, anche se più che un server è una rete di server perché appunto è decentralizzata, a cui voi potete appoggiarvi in qualunque momento per poter inviare i messaggi in chat ai vostri dispositivi senza fare assolutamente niente se non semplicemente registrandovi, quindi aprendo un account gratis chiaramente. Però potete anche eventualmente installare questo protocollo, questa piattaforma in una vostra macchina. Quale potrebbe essere il vantaggio? Quello di creare voi una vostra app di messaggistica diretta o comunque di creare voi un vostro server di messaggistica diretta facendo in modo che tutti i comandi dei vostri dispositivi o dei vostri clienti passino attraverso la vostra piattaforma e niente altro. Quindi per escludervi dal resto del mondo, per fare le cose ancora con più sicurezza e per avere un controllo anche maggiore sul vostro cliente, perché comunque potrebbe essere un servizio aggiuntivo che potreste anche vendere al vostro cliente stesso. In alternativa appunto è già tutto pronto, nel senso che matrix.org è già utilizzabile, basta farsi un account. Per fare l'account è richiesta soltanto una mail, quindi una mail che andrà associata al dispositivo e una mail che andrà associata al vostro account, che ovviamente dovrà essere creato soltanto una volta, non la prima volta. Esistono poi diversi client, diverse applicazioni che consentono di utilizzare appunto il protocollo Matrix, tra cui noi abbiamo individuato Element come quella forse un po' più semplice da utilizzare, quindi potete cercare Element Chat in internet e troverete tutte le informazioni a riguardo, anche questa scaricabile gratuitamente e disponibile su Android, su iPhone, su sistemi macOS, su PC Windows e su Linux, quindi è ampiamente cross-platform.
E tra l'altro i sistemi operativi che vi ho elencato adesso hanno un'applicazione dedicata, ma è utilizzabile anche come web application tipo WhatsApp web o Telegram web, quindi è esattamente uguale da quel punto di vista. Quindi volendo non serve neanche scaricare niente nel vostro PC, nel vostro telefono. Come funziona? Funziona associando appunto un account a voi, all'utente, e un account al dispositivo, una registrazione comunque abbastanza semplice che si fa semplicemente tramite una mail. Una volta registrati almeno un dispositivo e una persona banalmente, si può andare a creare una stanza. Il concetto della stanza è lo stesso dei gruppi su WhatsApp e su Telegram, quindi all'interno di una stanza posso farci stare più persone e più dispositivi. Potrei avere per esempio la mia stanza V500 Plus, verso la quale tutti i V500 Plus andranno ad inviare i loro allarmi, le loro segnalazioni, e nella quale tutti gli utenti, tutti i reperibili, potranno vedere tutto quello che viene comunicato dai vari dispositivi. Anche in questo caso in entrambe le direzioni, quindi se poi io vado a definire dei comandi personalizzati, che potete appunto creare voi su misura, potreste creare ad esempio un comando on che una volta ricevuto dal dispositivo, se riconosce ovviamente l'utente che lo sta mandando, porti a una serie di azioni, a una serie di automazioni che il dispositivo sa di dover fare. E lo potete fare tramite la chat, quindi è anche qua bidirezionale, nel senso che non solo permette a tutte le persone che appartengono a quella stanza di poter vedere tutti i messaggi che tutti i dispositivi che appartengono a quella stanza vanno ad inviare, ma anche di ricevere comandi, ovviamente dal punto di vista dei dispositivi e quindi dal vostro punto di vista di poter inviare i comandi. Comandi anche per richiedere ad esempio lo stato, quindi se una volta al giorno volete fare la rassegna, diciamo, di tutti i vostri V500 Plus, per andare a vedere le 2 o 3 grandezze che vi interessano di più, basterà inviare un messaggio con scritto stato o con la stringa che decidete voi, e i V500 Plus vi andranno a rispondere tutti quanti nello stesso gruppo. Chiunque appartenga a quel gruppo vedrà ovviamente la risposta. Messaggi programmati anche utilizzando, diciamo, la funzionalità dello scheduler, nel senso, ho fatto prima l'esempio, appunto parlando dello scheduler, di un messaggio da mandare magari in email o via SMS per segnalare i reperibili: guarda che è ora di fare manutenzione sull'impianto perché è stato installato un anno fa. La stessa cosa può essere applicata alla chat. E si possono però programmare dei messaggi da inviare via chat anche con frequenze molto più veloci, quindi ad esempio potreste decidere di far inviare un messaggio ogni 24 ore, un po' come Keep Alive, quindi un po' per sapere che il dispositivo è ancora vivo, sta facendo le sue cose, so che una volta al giorno mi scrive e quindi io sono tranquillo, un po' per fare quella che prima chiamavo una raccolta dati un po' impropria, quindi per vedere comunque delle grandezze una volta all'ora, magari vi interessa un livello, una sonda, qualcosa, volete vedere lo stato una volta all'ora, senza neanche dover ricollegare l'interfaccia, senza dover inviare dei messaggi per richiedere lo stato, lui una volta all'ora vi manderà un messaggino nella chat e ve li ritroverete tutti quanti poi nella conversazione, quindi può essere usato anche in questi termini. Diciamo che tutto quello che ho detto ovviamente vale anche per l'SMS e per la mail, quindi tutte le cose che si possono fare con la chat si possono fare anche con SMS e mail. Non abbiamo presentato una slide per SMS e mail perché spiegarle era del tutto inutile, nel senso che tutti sanno come si utilizzano. La chat è una funzionalità in più che va ad affiancarle, quindi potrebbe sostituirle in futuro se, ammesso che un domani gli SMS spariscano, non che ci sia sentore di questo, perché gli operatori ad oggi non sembrano aver deciso di fare niente del genere, però dovesse succedere abbiamo già l'alternativa, quindi ecco, potrebbe essere interessante cominciare magari a giocarci un po' per voi per capire se un domani possa diventare effettivamente un'alternativa anche all'SMS. Passiamo a vedere invece poi l'argomento del nostro cloud, quindi tra le varie modalità di invio, di raccolta dei dati che abbiamo visto prima, c'era appunto chiaramente Netix Cloud, quindi la nostra piattaforma che noi mettiamo a disposizione, che vi consente, come dicevo prima, anche di suddividere eventualmente i vostri clienti per tipologia di impianto, proprio per tipologia di cliente, per creare, diciamo, dei compartimenti stagni a cui voi avete ovviamente accesso, ma loro chiaramente no, e quindi vedranno solo i dispositivi di loro interesse. Ivo 500 Plus è chiaramente compatibile con questa piattaforma, quindi è già disponibile, diciamo che è pronta
all'utilizzo, nel senso che una volta sottoscritto il canone, insomma, la si può cominciare ad utilizzare. C'è un'applicazione specifica che si può installare per lo smartphone, è visualizzabile comunque anche soprattutto dall'interfaccia web, quindi con un comune browser, e di fatto va a raccogliere quindi tutti i dati, diciamo, che derivano dai nostri dispositivi, tra cui anche il V500. Quindi potreste anche avere una situazione in cui nel vostro account trovate allo stesso livello i dati che arrivano da un V500 Plus e ad esempio da un V151, che è un prodotto della fascia intermedia. La piattaforma è la stessa, raccoglie la stessa tipologia di dati. Come dicevamo, però, V500 Plus è compatibile anche con le piattaforme di terze parti, quindi non siete vincolati a Nextcloud in nessun modo. Ad esempio, molti clienti decidono, chi ovviamente è interessato a fare questa tipologia di raccolta dati, decidono magari di partire con il nostro cloud perché è pronto, diciamo, chiavi in mano, per poi magari strada facendo crearsi un loro server, un loro cloud, per quindi svincolarsi da Netix. Tanti invece si trovano bene con il nostro, dopo rimangono semplicemente lì. L'invio dei dati è ovviamente programmato, nel senso che decidete voi la frequenza con i quali verranno inviati. Si può fare anche solo a evento, quindi supponiamo di aver definito un invio dei dati una volta ogni 15 minuti, quindi con tutte le grandezze che vado a leggere, che ogni 15 minuti verranno inviati verso il nostro cloud. Posso però fare in modo di andare a generare un nuovo inserimento dei dati nel cloud in tempo quasi reale su il trigger, diciamo, sull'accadere, insomma, di una condizione di allarme. Quindi potete decidere anche di farvi inviare i dati soltanto effettivamente quando c'è un allarme, una condizione critica. Gestione centralizzata dei dispositivi, perché appunto ho 10 V500 Plus o V qualcosa, perché come dicevo è compatibile con tutti i nostri dispositivi, sparsi per l'Italia, sparsi per il mondo. Anziché dovermi collegare a ciascuno di questi per andare a vedere i dati raccolti, per andare a vedere la situazione in tempo reale, eccetera, eccetera, posso utilizzare il cloud proprio come, diciamo, come hub, come punto centrale per andare a vedere il tutto. Appunto, non solo per in realtà i dati raccolti, perché quella è la funzionalità dell'invio dati verso il nostro cloud, quindi un grande database che raccoglie i dati di tutti quanti e li mette a disposizione del cliente, ma in realtà anche proprio come controllo eventualmente dei dispositivi, quindi non come configurazione, per quella bisogna per forza di cose passare attraverso l'interfaccia web, ma come diciamo lettura in tempo reale, quindi proprio real time dei segnali, e anche in realtà come comando in real time di eventuali set point, di eventuali appunto aperture e chiusure dei relè, eccetera, eccetera. Perché se si va a scegliere la coppiata invio dati più VPN, che sono, diciamo, due canoni combinabili tra loro, ma che possono anche esistere l'uno senza l'altro, prendendoli entrambi, quindi quella che è la soluzione completa Nextcloud, avete la possibilità proprio di andare a richiamare i dati dei vostri dispositivi in tempo reale. Significa che magari per un V500 Plus avete chiesto di inviare i dati una volta ogni 24 ore perché tutto sommato non sono grandezze che variano molto frequentemente, o comunque è un qualcosa di cui non vi serve una grandissima risoluzione, una grandissima granularità. Volete però vedere in un dato momento com'è lo stato di quello che state leggendo, vi collegate al cloud e tramite la VPN vi fa la richiesta in tempo reale di tutte le variabili, e quindi ve le mette a disposizione in tempo reale. E la stessa cosa anche nell'altra direzione, quindi vi rendete conto, magari facendo questo tipo di controllo, che un certo sensore, una certa soglia sta dando, insomma, una soglia critica, quindi qualcosa che richiede un intervento manuale o comunque un intervento istantaneo da parte vostra. Sempre tramite il cloud e sempre sfruttando la VPN c'è la possibilità di andare a comandare direttamente dall'interfaccia web del cloud il set, l'on-off di un qualcosa, di una variabile che avete definito nel V500, quindi funziona in entrambi i sensi. Sono tutte cose che si possono fare ovviamente anche con piattaforme di terze parti o con cloud server che decidete di creare voi su misura nelle vostre macchine. È chiaro che Nextcloud è pronta all'uso perché ovviamente è fatta su misura per i nostri dispositivi. Ecco, poi ne abbiamo parlato ampiamente, andiamo anche ad approfondire l'ultimo argomento, che è quello relativo alla interfaccia web.
quindi all'interno del dispositivo gira un web server, il che significa che l'interfaccia web di cui vi parlavo appunto prima per la configurazione, eccetera, eccetera, non ha bisogno di passare per diciamo per altri server, per altri macchinari, è proprio all'interno del dispositivo, tanto più che, come vedete qui dal disegno e dall'illustrazione, volendo posso collegare il mio PC proprio al V500 Plus tramite il cavo LAN, quindi tramite l'Ethernet, che tanto è sempre disponibile in tutte le varianti hardware. Mi collego, ovviamente il V500 Plus avrà un proprio indirizzo IP, è un indirizzo IP, in realtà il dispositivo lo troverete inizialmente in DHCP, però è facilmente poi trovabile perché ha diciamo un servizio che anche da Windows vi permette di scrivere un certo URL diciamo, nel vostro browser e di individuarlo all'interno della vostra rete locale, quindi anche là non dovete cambiare le impostazioni della vostra rete locale, non dovete cambiare le impostazioni del PC né niente. Lui quindi si collega in DHCP. Se lo collegate al PC invece ha un IP statico già assegnato di default, che quindi basterà inserire nel vostro browser, e però quindi appunto nessun software aggiuntivo, nel senso che chiaramente basta usare Chrome, Firefox, Opera, Edge, qualunque cosa voi siete abituati ad utilizzare è compatibile di fatto, è appunto il motivo per cui è cross-platform, nessuna licenza appunto, ed è compatibile ed è raggiungibile, scusate, anche appunto da remoto, nel senso che se lo collego alla mia rete locale, appunto lui va in DHCP, lo trovo subito e poi gli posso assegnare eventualmente l'indirizzo di più che più mi comoda. Se lo collego direttamente al PC, lo collego tramite cavo di rete Ethernet e quindi lo vedo immediatamente perché ha un IP statico autoassegnato, però posso anche raggiungere la stessa interfaccia web tramite una connessione Wi-Fi eventualmente, tramite la connessione data dalla SIM card messa all'interno, chiaramente solo nella variante che supporta la SIM card, o tramite la VPN che diciamo passa sopra a queste tre tipologie di connettività, nel senso che a quel punto diventa irrilevante chi sia a dargli la connessione internet, tanto la VPN comunque funziona. E quindi da remoto, soprattutto tramite la VPN, è facilmente raggiungibile, è facilmente consultabile. Nell'interfaccia web troviamo quindi tutti gli strumenti di configurazione per definire le grandezze come le volete anche vedere visualizzate, quindi con il discorso delle formule per poter scalare come minimo o massimo, quindi per dare dei riferimenti di minimo e di massimo, tutta la configurazione degli utenti che potranno accedere a questa interfaccia o dei reperibili che potranno ricevere i vari SMS, messaggi in chat, email, eccetera, eccetera, tutta la definizione degli allarmi, chiaramente le data logger, il modo in cui il dispositivo andrà ad interfacciarsi eventualmente con l'esterno, sia per quanto riguarda il Modbus che l'MQTT che l'invio dati, e anche però, quindi tutta la configurazione in parole semplici, e anche però la visualizzazione appunto in tempo reale, oltre che quella di grafici, tabelle per i data logger, anche la visualizzazione in tempo reale di tutto ciò che è stato in qualche modo collegato al dispositivo. Tramite una pagina dedicata che è organizzabile per gruppi nei quali potreste mettere ad esempio tutti gli ingressi digitali in un unico punto, tutti gli ingressi analogici o settore 1, settore 2, come li volete organizzare voi, e già lì una paginetta che si auto-aggiorna ogni 5 secondi, tra l'altro, quindi potete anche lasciarla aperta per vedere il valore di tutte le grandezze che state leggendo e anche per intervenire con un set point, con un off diciamo in tempo reale. E però anche c'è una paginetta un po' più diciamo graficamente personalizzabile, che è quella della dashboard, nella quale potete andare a costruire diciamo un piccolo sinottico, quindi con la possibilità di utilizzare degli strumenti grafici già precaricati nel nostro dispositivo, magari però aggiungendo delle icone che preferite, quindi delle icone personalizzabili, per vedere ad esempio il pallino rosso quando l'ingresso è chiuso, il pallino verde quando l'ingresso è aperto, per vedere anche là dei grafici che andranno a aggiungere tanti più punti quanto più sarà il tempo in cui lascerò aperta quella schermata web, che potrei anche lasciarla aperta per sempre, che potrebbe includere sempre la dashboard degli strumenti per fare on-off in maniera magari un po' più semplice proprio su delle uscite, su delle variabili Modbus o qualunque cosa sia, e che vi permette appunto anche di creare, non so, ad esempio un background che potrebbe essere l'immagine dell'impianto piuttosto che la planimetria,
piazzando poi sopra alle varie aree di interesse appunto gli strumenti grafici che dicevo prima. Quindi voglio fare magari un interruttore che mi vada ad accendere e spegnere un motore che trovo nell'impianto, potrei proprio fare la foto, il disegno dell'impianto, piazzarla in questa dashboard e associare poi una variabile, uno strumento grafico a questo motore, quindi proprio mettendolo sopra il disegnetto del motore. Uno può entrare lì nella dashboard, fare clic su quello strumento grafico e fare on-off. Avete anche la possibilità di far sì che la dashboard diventi la home page o l'entry page per magari gli utenti di tipo non amministratore. Quindi se voi create delle credenziali alla web interface apposta per il vostro cliente, per l'utilizzatore finale o per un manutentore dell'impianto, lui non è tenuto ovviamente a vedere tutta la parte di configurazione nella quale si trovano indirizzi mail, numeri di telefono, condizioni di allarme, non volete dargli accesso a questo tipo di informazioni, e allora c'è la possibilità di creare appunto un accesso diretto alla dashboard, quindi lui inserisce le sue credenziali, accede direttamente all'interfaccia web vedendo soltanto la parte grafica e al massimo potrà quindi vedere i dati in tempo reale ed eventualmente fare on-off sulle proprie uscite. Allora, vedo che qualcuno chiede un esempio di dashboard. Non ho un esempio pronto, devo essere sincero. Possiamo però vedere l'interfaccia web vera e propria, quindi ho la possibilità di farvi vedere quella e possiamo diciamo, andare a vedere quali sono gli strumenti grafici a disposizione nella dashboard, giusto per darvi un'idea. Purtroppo non ho uno screenshot o qualcosa di già pronto, no, vediamo di fare lo stesso. Allora, vi vado a condividere lo schermo. Dovreste vedere l'interfaccia dello strumento, del V500 Plus. Ok, allora questa è ad esempio la schermata che vi stavo dicendo prima, quindi con la lista di tutte le grandezze diciamo presenti in questo caso, di tutti i segnali presenti in questo caso nel dispositivo. Come potete vedere ci sono 2 AI, quindi analog input, 8 DI, quindi digital input, e 2 DO, quindi digital output, ovvero l'IO presente già a bordo del dispositivo. Ecco, in questa stessa schermata potreste vedere però 100, 1000 altre variabili che potrebbero derivare dalle nostre espansioni Modbus o da un inverter che comunica sempre via Modbus, piuttosto che da qualunque altra cosa che comunichi via MQTT. Quindi tutto quello che il V500 ha modo di poter leggere, indipendentemente dal come, viene rappresentato in questa schermata. Sono organizzabili ovviamente anche per sezioni, quindi adesso abbiamo un unico gruppo perché non ne ho creati altri, ma potrei suddividerli per diciamo tipologie o per zone di interesse o per quello che mi pare. Nella colonna valore, chiaramente i nomi in questo caso sono generici, sono quelli di default, ma voi li potete nominare in modo più comprensibile ovviamente. Nella colonna value vado quindi a vedere il valore in questo momento in realtà, perché la pagina si aggiorna ogni 3-5 secondi in automatico, quindi se un ingresso si stesse chiudendo in questo momento lo vedrei immediatamente, se l'ingresso analogico stesse cambiando insomma il valore che sta leggendo lo vedrei immediatamente, così come posso immediatamente cliccare su close nel relè. Ecco qua, lui adesso è diventato close e qui mi ha anche fatto vedere il pallino verde che per noi vuol dire uscita chiusa. Stessa cosa anche per gli ingressi digitali, stessa cosa anche per le variabili Modbus on bit, quindi anche vedendo semplicemente la colonna status graficamente capisco subito cosa è aperto e cosa è chiuso, nel caso delle variabili diciamo on-off, quindi ingressi e uscite. Nel caso delle analogiche invece ho la colonna value, ma ho anche la colonna monitor, che è il grafico in tempo reale. Ora non lo apro perché abbiamo un valore che rimarrà presumibilmente fisso a 0, perché non c'è niente di collegato, ma diciamo, possiamo anche provare in realtà, va ad aprire un nuovo pop-up, una nuova schermata, grafico che parte da questo momento e che aggiungerà tanti più punti quanti saranno i minuti in cui lo lascerò aperto. Quindi lui continua ad aggiungere diciamo punti a questo grafico e più lo lascio aperto più appunto il grafico avrà informazioni da darmi. Se mi vado a posizionare sopra un certo punto specifico vedo poi anche cosa stavo misurando in quel momento e andandolo a chiudere perdo i dati che stavo visualizzando perché appunto non è
il grafico riferito ai dati storicizzati nella memoria del dispositivo, ma è proprio un grafico che si genera in real time. E può essere utile appunto per ingressi analogici, perché ho appena collegato un sensore, voglio vedere se mi dà un valore stabile, apro questo, vedo subito se mi fa un trend appunto più o meno stabile oppure no. La dashboard, giusto per rispondere alla domanda della persona che l'ha posta, allora si va a creare da qua, quindi comunque sempre dalla nostra interfaccia web, si apre questo nuovo tool e da qui ho la possibilità di andare a vedere tutti i widget, ovvero gli strumenti grafici, ad esempio grafico a torta. Andiamo a cliccarlo, giusto per vedere cosa mi dà a disposizione. Ecco, lui qua mi fa vedere tutte le variabili che ho creato fino ad ora, ovviamente ne potrei avere molte di più. Vado a selezionarne una o due quelle che a me interessano, posso decidere se visualizzare il nome della variabile oppure no. Il background, quindi lo sfondo di questo widget, quindi di questo grafico, può essere trasparente. Questo può essere molto interessante perché se andate a piazzare voi l'immagine della vostra planimetria o del vostro impianto, mettendo poi sopra un grafico con uno sfondo trasparente vuol dire che andreste a vedere solo il grafico e non il quadratino bianco che vedete lì sulla sinistra, e quindi chiaramente potete mettere un disegno che per voi abbia senso sotto senza che il widget stesso gli dia fastidio, insomma, no? Quindi potete piazzare il grafico dove volete voi. In questo caso praticamente si andrebbe ad aggiornare in tempo reale, quindi se io seleziono due ingressi analogici andrà a suddividere la sua area, adesso appunto non c'è niente di collegato, quindi forse andiamo meglio se lo vediamo da qua, andrebbe a suddividere comunque la sua area disponibile in base al valore degli ingressi analogici che gli ho associato. Ovviamente potrebbero essere anche variabili Modbus, potrebbero anche essere due o più variabili che non c'entrano niente tra di loro, quindi dentro lo stesso grafico a torta potrei mettere un ingresso analogico del V500, un ingresso a 16 bit di un inverter che sto leggendo quindi via Modbus e una temperatura che sto leggendo da un termostato Wi-Fi via MQTT. Per il V500 sono comunque variabili, non fa distinzione a seconda del tipo di sorgente, diciamo di fonte da cui derivano, e quindi le potrei vedere graficate anche assieme. Altra tipologia di grafico che posso andare a vedere nella dashboard è quello a linea, quindi banalmente anche in questo caso un grafico che aggiungerà tanti più punti quanti saranno i valori che va ad acquisire, che acquisisce tot valori al minuto, multitraccia, quindi posso mettere 5-10 variabili, quello che mi interessa all'interno dello stesso grafico. Ho poi lo strumento diciamo, per le misure verticali, anche se in realtà si può mettere anche in orizzontale, quindi qui l'esempio di una barra grigia, fondamentalmente, che si riempirà, in questo caso di colore verde, in base a quello che io vado a definire come minimo e massimo. Quindi gli associo come variabile l'ingresso analogico 1 che mi sta leggendo un livello da 0 a 10 litri, o 0 a 10 metri, vedrò la barra tutta verde quando arriverò a 10 e vedrò la barra tutta grigia quando sarò a 0, chiaramente. Non solo, perché in realtà potete anche andare a definire vari step intermedi, per esempio, quindi per dire diciamo il range che per voi è normale, quindi da visualizzare effettivamente in verde, il range che invece per voi magari è un warning, quindi da vedere magari in giallo, e il range che invece diventa critico, che deve essere visualizzato in rosso. In realtà c'è tutto il gradiente, quindi passerà proprio per varie sfumature, però diciamo fondamentalmente è verde, giallo, rosso. E decidete voi, chiaramente adesso è 0-100 come riferimento, ma può diventare qualunque tipo di minimo e massimo, e ne potete mettere n uno a fianco all'altro, quindi potreste averne uno per ogni ingresso analogico da mettere tutti quanti a fianco, da dimensionare come volete voi, da predisporre dove volete voi all'interno, diciamo, dell'area che vi mette a disposizione nella dashboard, e che potrebbero andare anche a loro volta sopra a sempre un disegno, come dicevo prima. Quindi io potrei, ad esempio, preparare un disegno in cui predispongo, diciamo, degli spazi verticali per andarci a piazzare sopra questo tipo di widget. Quindi ho il mio disegno che mi rappresenta l'impianto, la vasca o qualunque cosa sia, e poi ci vado a mettere sopra il widget, su cui magari mettendo lo sfondo trasparente so che non vedrò un quadratino bianco diciamo sopra lo sfondo, ma vedrò soltanto la barra, quindi soltanto proprio il widget in sé che si riempie in base al valore che sta andando a leggere. Misura circolare è molto simile al grafico a torta, soltanto, allora la differenza in realtà in questo caso è che associo una sola variabile, e quindi in realtà è molto simile
al widget verticale, nel senso che anziché vedere la barra che si riempie, vedo di fatto questo cerchio che si va a riempire. Anche qui il minimo e massimo lo definisco io, anche qui posso avere un background trasparente, un suono trasparente, anche qui avrò tutto il gradiente che passerà dal verde al rosso in base alle soglie che per me sono critiche, quindi in base a quello che io andrò a decidere. Anche in questo caso ne potete mettere 10 all'interno della stessa pagina. Lo switch invece è quello che vi consente di fare on-off, quindi potrebbe essere usato in lettura per vedere che effettivamente un ingresso passi da aperto o chiuso, ma per quello è più indicato, diciamo, lo strumento del LED, il quale tra l'altro lo strumento del LED, adesso qui vedete il pallino verde perché è quello di default, ma in realtà potreste mettere voi un'icona da associare allo stato aperto e una da associare allo stato chiuso, quindi al posto del cerchietto verde e rosso potrebbe esserci, non so, l'icona del pericolo e un check verde invece quando tutto va bene, quindi là lo potete caricare voi. Lo switch è per sempre variabili on-off, però quelle che posso in teoria andare a comandare, quindi potrebbe essere una variabile di tipo MQTT, sicuramente una variabile Modbus di tipo 1 bit, quindi una variabile Modbus su cui io posso decidere se deve essere aperto o chiuso, perché magari è associato a un interruttore, un relè o qualunque cosa, e chiaramente lo potete associare ai due relè che sono presenti a bordo nel V500, così come tutti i relè che sono presenti nelle nostre espansioni. Quindi anche qua potrei andarmi a creare una sorta di pulsantiera che uno entra, vede non solo lo stato, diciamo, di quel relè, di quella variabile, ma lo può anche eventualmente andare a cambiare cliccando semplicemente sopra lo switch. Anche qui con sfondo trasparente tutto quanto. L'immagine appunto per permettervi di caricare la planimetria, il disegno, una foto del vostro impianto da utilizzare come sfondo su cui poi andare ad apporre tutto il resto, quindi tutti gli altri widget. Potete avere anche più immagini, quindi se voi volete personalizzare molto, diciamo, la dashboard, potrei avere tipo non so, la parte a sinistra in cui metto effettivamente uno schema dell'impianto, la parte a destra in cui magari mettete una foto che rappresenti delle istruzioni, una leggenda magari per i vostri clienti per capire cosa devono fare, cosa vuol dire un certo segnale, e un'ulteriore immagine che magari invece rappresenta, che ne so, proprio il vostro macchinario che state controllando, quindi ecco, non solo una, ma ne potete piazzare n. Il cursore è la stessa cosa dello switch, solo che si applica più su un qualcosa di analogico, quindi anziché on-off, un'uscita analogica che potrebbe essere un'uscita dalle nostre espansioni per avere un'uscita appunto in 0,20 mA, in 420 mA da poter comandare, piuttosto che un set point associato ad un termostato o a un inverter che mi comanda un motore elettrico in cui quindi io tenendo cliccato sul cursore vado a decidere la frequenza del motore, la frequenza che voglio andare ad impostare, quindi è lo stesso discorso dello switch, solo che se lo switch fa 0,1 on-off, aperto chiuso, qui ho tutto il mio range, che andate ovviamente a definire voi, che andrà impostato sulla variabile che verrà associata al cursore. Widget testo direi che è abbastanza esplicito cosa voglia dire, quindi banalmente potete piazzare delle stringhe o dei testi in qualunque spazio della dashboard, vuoi per mettere un titolo, vuoi appunto per creare una mini leggenda per qualunque altro motivo. E infine quello variable, diciamo quello un po' più semplice, nel senso che va a piazzare semplicemente il valore, proprio tale quale come viene letto, di una o più variabili. Quindi sto leggendo una temperatura, seleziono la variabile temperatura, la posiziono io dove voglio nella mia dashboard, magari appunto potrebbe andarsene inserire all'interno di una casellina, di un riquadrino che avete fatto voi apposta nel vostro disegno che gli avete messo come sfondo, la piazzo là, ogni volta che cambia il valore vedrò ovviamente il valore che cambia, con tanto anche eventualmente di unità di misura. Per chiudere il discorso della dashboard, se ne possono creare tante, quindi potrei avere ad esempio la prima dashboard che mi fa vedere magari i livelli con la barra verticale, una seconda dashboard da associare invece a un grafico a torta che mi fa vedere le due, non so, temperature che voglio mettere a confronto, un ulteriore dashboard che mi fa vedere invece un grafico su una certa grandezza che sto andando a leggere, o più grafici su una certa grandezza che sto andando a leggere, e un ulteriore ancora dashboard che invece è un'immagine nella quale avete scritto per utilizzare questo si deve fare così, quindi una sorta di foglio di istruzioni per il vostro cliente. Quindi diciamo se ne possono creare tante da affiancare l'una all'altra.
e può diventare appunto la home page, quindi anziché vedere la parte più tecnica dell'interfaccia web, uno potrebbe, dopo il login, capitare direttamente qua e quindi avere la possibilità di vedere direttamente la dashboard, senza ovviamente, nel caso dell'utente più semplice, avere la possibilità di modificarla. Quindi lui ha a disposizione quella che voi avete creato e può vedere tutto quello che succede in tempo reale, ma senza poter fare danni, quindi senza poterla modificare. C'è poi a disposizione comunque un tool, un help che spiega tutte le varie operazioni che si possono fare. Ci sono anche diverse shortcut, quindi seleziono un widget, faccio CTRL-C, CTRL-V, lui me lo copia con le stesse identiche dimensioni, con lo stesso minimo e massimo, senza dover stare lì a definirlo per forza ogni volta. E quindi diciamo vi permette di personalizzare un po' il modo in cui il cliente vede l'interfaccia web del dispositivo, e più che altro le grandezze che il dispositivo sta leggendo. Potrebbe anche essere associata a proprio un display magari da lasciare nel quadro o comunque nell'impianto, sempre aperto su questa schermata, che quindi mi dà un accesso diretto alle informazioni, insomma, quindi qualcosa da poter lasciare anche lì per poter far sì che chi passa davanti veda tutte quante le informazioni. Questo è un po' in sintesi il discorso relativo, diciamo, alla dashboard. Allora, si può vedere un esempio di programmazione? Certo che sì. Allora, torniamo sempre, in realtà state ancora vedendo questa schermata, ok. Un esempio di programmazione semplice potrebbe essere, per dire, il fatto di configurare una soglia di allarme sul superamento di una soglia in un ingresso analogico, per dire, no? Quindi adesso io in realtà ne avevo già preparati un paio, ma vediamo tutto il giro, facciamo finta che non ci sia niente. Fingiamo che AI1 sia la mia sonda di livello che ho inserito da qualche parte. Voglio definire che cosa è intanto AI1, quindi questo potrei andarlo a chiamare ovviamente livello cambiando il nome. Posso attivare e disattivare la variabile senza doverla cancellare quando non mi serve più. Da qua decido se voglio abilitarla all'invio di un qualche tipo, cioè diciamo che questa è un'abilitazione generica per dire questa variabile dovrà essere inviata a una qualche piattaforma esterna. Poi che sia la nostra, che sia un'esterna, che sia di terze parti, che sia Dropbox, FTP, non è qui che si va a definire, qua diciamo soltanto questa variabile dovrà essere inviata a qualcuno. MQTT mode, se questa variabile deve essere inviata o letta da un broker, posso andarlo a decidere qui. Nel menu avanzate invece decido se la voglio rendere, diciamo, non volatile, quindi se dopo un riavvio voglio che il valore che avevo prima del riavvio del sistema venga mantenuto oppure no. Chiaramente ha senso nel caso di un contatore, ha poco senso nel caso di un ingresso analogico che tanto viene letto continuamente. Posso eventualmente associarla, posso fare un bridge, quindi copiare il valore di questa variabile su un'altra variabile per fare delle operazioni magari più complesse che però oggi eviterei di vedere. E infine, nel caso dell'ingresso analogico, posso chiaramente andare a decidere se, in questo caso proprio l'ingresso analogico del V500, se gli andrò ad applicare una sonda a 0,5 volt, 0,10 volt, 0,20, 420 mA o un NTC, quindi una sonda di temperatura. Qui vado a decidere l'unità di misura, non ha nessun tipo di importanza ai fini del funzionamento, è solo per vederla poi eventualmente nella dashboard o nella paginetta di visualizzazione, e vado ovviamente ad assegnare un minimo e massimo, quindi io potrei avere un sensore 420 mA dove però il 4 mi rappresenta 0 cm, il 20 mi rappresenta 100 cm, allora qui vado a mettere 4 mA, 0, e qua andrò ad inserire 100. Ok. Qui posso andare ad inserire il numero di decimali che voglio visualizzare. Fatto questo, salvo la mia variabile, adesso credo anche che la possiamo salvare in realtà, sì. Ecco fatto. Qui sotto mi trovo un link rapido su crea un evento. C'è anche il link crea una nuova variabile che se vado a cliccare di fatto mi pulisce questa pagina senza però ricaricarla, quindi non devo neanche aspettare quel mezzo secondo che ricarichi la pagina. Mi toglie semplicemente il nome del primo campo, mi lascia tutto quanto invariato qua sotto e mi consente di creare un'altra variabile esattamente identica cambiando soltanto il nome. Magari non particolarmente utile nel caso degli ingressi analogici perché tanto sono due, non è che si faccia questa gran fatica. Nelle variabili Modbus però in cui potrei averne magari 10-20 praticamente uguali che differiscono solo per il numerino del registro, avere il link rapido qua è effettivamente utile. L'altro link rapido è quello per andare a creare un evento. Per noi evento vuol dire allarme, quindi succede qualcosa, devo dirti che cosa fare. Posso cliccare qua e verrei portato direttamente nella schermata degli eventi.
Posso però accedervi anche in qualunque momento da qui, quindi configurazione eventi, e andrò a vedere la lista di tutti gli eventi che avevo definito in precedenza. Già da questa lista posso farmi un'idea, se non mi ricordo, se diciamo nel nome che ho assegnato all'evento non sono stato sufficientemente esaustivo nel descrivere che cosa sia quell'evento, tipo qua, allarme 1, allarme 2, oggi so che cosa vuol dire, ma tra un mese non me ne ricorderò più. Già da questa schermata in realtà posso vedere un po' di che cosa si tratta, perché innanzitutto vedo che l'evento in sé cioè la condizione è quando I1, quindi il mio primo ingresso analogico, è maggiore di 5 come valore. Poi qua posso andarlo ad espandere e allora vado a vedere che cosa deve succedere quando si verifica questa condizione, ovvero mando un SMS con scritto messaggio di allarme. Okay? Il secondo allarme che avevo creato invece mi dice AI2, quindi il secondo ingresso maggiore di 3, voglio andare a vedere che cosa va a fare questo allarme, clicco qui e vedo che esegue un comando, cioè DO1 uguale close. DO1, se vi ricordate, era il modo in cui avevo chiamato l'uscita digitale del 500, il primo relè in sostanza, e qua quindi gli sto dicendo quando leggi un valore superiore a 3, che può essere litri, centimetri, qualunque cosa, nel secondo ingresso analogico mi vai a chiudere la prima uscita. Okay? Questi erano 2 eventi già fatti. Ne creiamo uno nuovo, così vediamo anche un po' come si fa. Allora, la tipologia più semplice degli eventi, perché in realtà sono diverse, è quella su variabile. Cosa vuol dire? La mia condizione, quindi il mio allarme, scatta quando una certa variabile, che ripeto, può essere Modbus, MQTT, può essere qualcosa di collegato direttamente al V500, per il V500 Plus non fa nessuna differenza. Quando quindi una delle mie variabili è uguale, diversa, maggiore, maggiore uguale, minore, minore uguale, di un certo valore fisso, 10. Okay? Quindi questa è la mia condizione di allarme, con anche un certo delay, quindi con una sorta di antirimbalzo, questi qua sono i secondi praticamente, per evitare ad esempio che nel caso di chiusura di un contatto digitale o di superamento di un livello analogico, che magari appunto è anche un po' flottante, mi vada ad inviare 20 messaggi nell'arco di 2 secondi. Quindi posso metterci un antirimbalzo che va a verificare che quel valore critico, in questo caso 10, permanga per tutta quella durata di tempo. Quindi se qua gli metto 60 secondi, devo rimanere uguale a 10 effettivamente per 60 secondi di fila. Se all'interno di quell'intervallo lì il valore diventa diverso da 10, ecco che esco dalla condizione e non manderò più nessun messaggio. Questa diciamo è la tipologia più facile, quindi qui sto creando la condizione, possiamo anche scrivere allarme 3, ecco qua. Io ho selezionato la mia variabile, gli ho detto la mia condizione, ok, vado a cliccare salva. Qua sotto adesso trovo una sezione che prima non c'era, che è add action, quindi aggiungi un'azione, perché ora io qua ho detto quando l'ingresso analogico 1 è uguale a 10, non gli ho ancora detto però che cosa deve fare. Potrei anche fermarmi qua, e adesso capirete perché potrei creare diciamo una condizione di allarme senza dirgli che cosa fare per forza. Ma in questo caso diciamo che invece noi vogliamo che faccia qualcosa quando capita questa condizione, allora clicco su Add Action ed ecco che qua mi trovo le azioni che il V500 Plus mi mette a disposizione. Anche queste sono le stesse identificazioni per tutte le tipologie di evento, quindi queste le vediamo solo adesso e dopo sono le stesse per tutte le condizioni di evento che andremo a vedere. Nella fattispecie sono send email, quindi manda un messaggio mail. Ora ho solo l'utente admin, ma potrei avere n utenti, così come potrei avere n gruppi che raggruppano appunto tanti utenti tra di loro per non stare lì a selezionare 20 utenti, insomma, singolarmente. Posso andarmi a creare un nuovo messaggio nel caso in cui il testo di allarme che devo mandare sia effettivamente nuovo. Ne avessi altri da quali potrei andare a vedere, quindi se devo mandare lo stesso identico messaggio ma a persone diverse su condizioni diverse, non serve che lo vada a riscrivere ogni volta, ecco. Quindi qui posso andare ad inserire tante parole di fatto, perché tanto la mail non ha nessun tipo di limite. Posso anche andare ad inserire eventualmente il valore stesso di una variabile, quindi se io volessi dire, volessi tipo ad esempio rappresentare il livello di AI1, potrei proprio scrivere livello 2 punti, dollaro AI1, e quindi qui nell'invio di questa mail al posto di dollaro AI1 verrebbe messo il valore di AI1 in quel momento, quindi il mio testo diciamo, che arriverebbe via mail sarebbe livello 2 punti
un numero, che è proprio il livello di AI1, quindi ci si può costruire, diciamo, il messaggio assolutamente in maniera personalizzata. Questo teniamo a mente dopo, perché appunto vedremo altre tipologie di evento per le quali questo ha ancora più senso, cioè il fatto di poter inserire dei testi richiamando anche i valori delle variabili potrebbe avere ancora più senso per altre tipologie di evento. Infine, da quest'ultimo campo execute action each, posso decidere se fin tanto che l'allarme rimane attivo, quindi finché la condizione dell'allarme rimane valida, se voglio fare in modo che la mail in questo caso venga inviata solo una volta, quindi al superamento della soglia mando la mail e non ne manderò altre a meno che il livello non torni ad essere di nuovo sotto la soglia e poi ancora sopra, quindi sul superamento del fronte, sul cambiamento del fronte. Però potrei anche decidere di eseguirlo ogni 10 minuti. È una condizione particolarmente critica, devo essere certo che qualcuno lo veda e che mi dia anche un feedback, quindi che poi mandi magari un messaggio a il V500 Plus per dire ok, ho visto, adesso basta. Potrei fare in modo che il V500 Plus vada a inviare, in questo caso, una mail ogni 10 minuti finché quella condizione dell'allarme rimane attiva o finché qualcuno non mi dice basta, quindi finché qualcuno magari non mi manda una mail, un SMS o un messaggio in chat dicendomi ok, ho capito cosa mi hai detto, sto per andare nell'impianto, basta mandare messaggi. Oppure appunto quella più standard è lo mando solo una volta. Oltre all'invio della mail posso chiaramente mandare il messaggio in chat, ok? Qua non mi fa selezionare gli utenti perché di fatto il dispositivo va associato ad una stanza, come vi dicevo prima, quindi ad un gruppo presente nella chat, quindi lui tutti i suoi messaggi li manderà a quel gruppo, non gli importa sapere quanti e quali utenti facciano parte di quel gruppo. Quello diventa utile solo nel caso in cui l'utente voglia comandarlo, allora là sì, devo definire nella sezione degli utenti l'utente che si chiama Mario Rossi, se ti scrive un messaggio in chat può effettivamente richiederti l'accensione di un motore o qualcosa del genere via chat. Ma se devo soltanto mandare un messaggio nel gruppo non devo sapere a chi lo mando perché semplicemente lo mando a tutto il gruppo, quindi chiunque gli appartenga lo vedrà. Abbiamo poi, vediamo send sms perché è la stessa cosa della mail di fatto. Qui abbiamo messo anche un counter dei caratteri perché ovviamente oltre i 160 messaggi diventano 2 sms, quindi giusto per dare idea insomma al cliente se sta sforando al massimo oppure no. Anche qua con la possibilità di selezionare a quali utenti o gruppi di utenti inviare il messaggio. Abbiamo poi execute command che è quello forse più interessante, cioè quello che mi permette su superamento di una soglia o su comunque il trigger di una certa condizione di allarme di andare a modificare il valore di un'altra variabile, quindi tipo di muovere un relè, un motore, un'uscita, qualsiasi cosa. Basta selezionare una delle variabili che lui mi mette a disposizione. Come vedete qua non le vedo tutte perché V500 Plus già sa che non potrò cambiare il valore di un ingresso digitale o di un ingresso analogico, perché è un ingresso e quello posso solo leggerlo. L'uscita digitale è un relè, decido io come deve comportarsi e allora quello lo posso selezionare. Una volta selezionato lui mi dice ok, impostalo a chiuso o aperto in base alla condizione di allarme che sto andando a definire. L'execute command è diciamo attraversa diciamo, le varie tipologie di variabili, nel senso che io potrei avere un digital input collegato fisicamente al V500, quindi uno di quelli presenti nel suo morsetto, che quando si chiude mi va a richiedere un execute command verso una variabile che in realtà è associata a una variabile MQTT che appartiene in realtà ad un relè intelligente posto su un impianto a 200 km di distanza, quindi l'execute command non è riferito solo alle variabili del V500, va su qualunque variabile, quindi qualunque variabile di cui io abbia la possibilità di cambiare lo stato, quindi da aperto a chiuso piuttosto che da 0 a 100, quello che è, verrà visualizzata qua e indipendentemente da chi sia la variabile che richiede diciamo, questa azione, posso dire imposta questo set point, apri chiudi questo contatto, quindi l'execute command è estremamente diciamo, potente da quel punto di vista. Send data to cloud, quindi per poter inviare diciamo un log di questa variabile al cloud solo quando supera un certo valore, quindi anziché aspettare che passino 15 minuti lo mando subito immediatamente.
power off reboot nel caso in cui uno voglia mettere magari un ingresso associato ad un interruttorino proprio nel quadro, che quando l'operatore arriva, anziché staccare brutalmente la corrente, che non dovrebbe fare nessun danno, però sicuramente diciamo, non è proprio la cosa migliore da fare, potrebbe associare l'azione power off. Quindi io metto un interruttore, l'interruttore mi chiude un ingresso digitale, 2500 lo vede, gli associo questa azione, faccio il power off, 2500 plus si spegne, salva tutto quello che deve salvare e lo metto al sicuro da eventuali perdite dati. Invio di uno snapshot, un screenshot diciamo della IP cam al portale, questo si applica per il nostro cloud, quindi se io gli vado ad associare una webcam, una IP cam, posso dire quando si chiude un contatto digitale, ad esempio, fai una foto di quello che stai vedendo, della IP cam che hai collegato, e la mandi al cloud, quindi dopo uno dal cloud potrà vedere le foto in quel momento lì, potrebbe essere utile per vedere un tentativo di intrusione, ma anche per sistemi di precisione in cui magari devo vedere insomma se è tutto ben allineato oppure no. E se l'SMS in realtà l'abbiamo già visto. Allora, queste sono le azioni che possono diciamo essere eseguite dal 2500 Plus indipendentemente da quale sia la condizione che la richiamate. Quella secondo me più importante è l'execute command, perché è quella che vi consente di fare automazione, quindi di cambiare qualcosa che potrebbe essere qualcosa che è collegato direttamente al 2500, ma potrebbe anche essere un motore elettrico, quindi tramite questo diciamo si fa un po' tutta l'automazione, tutta l'intelligenza. Vi dicevo invece che le tipologie di evento, quindi di condizione, sono diverse, perché ora abbiamo appena visto quella su variabile, quindi quando l'ingresso analogico 1 è uguale a 10, che è la condizione che abbiamo messo prima, fai qualcosa e qualcosa abbiamo appena visto che cosa può essere. Non c'è però solo questa condizione, perché c'è anche la tipologia evento di eventi. L'evento di eventi, a parte il nome rivedibile, diciamo, è quello che consente di utilizzare le logiche AND/OR di cui parlavo inizialmente. Quindi io potrei aver definito, questo è il motivo per cui dicevo potrei fare una condizione di allarme che non ha nessuna azione associata, potrei aver definito un evento che è appunto analog input 1 uguale a 10 e non gli dico di fare niente. Dopodiché faccio un secondo evento che è analogo 2 uguale a 15 e anche lì non gli faccio fare niente. Dopodiché mi crea un terzo evento, che è quello che stiamo facendo adesso, in cui gli dico che il primo diciamo, termine di paragone è allarme 1, il secondo è allarme 2, e solo quando entrambi sono attivi, allora ecco che gli andrò ad associare un'azione. Oppure ne metto 5 diciamo in confronto tra di loro, basta che uno dei 5 sia attivo e vado a inviare un SMS. Quindi anziché dover definire 5 volte la stessa identificazione, gli vado a definire 5 condizioni e dopo le inserisco tutte quante all'interno di questo OR. Sia per l'OR che per l'END c'è la possibilità di creare una struttura, diciamo, a crescere, nel senso che io potrei creare il mio evento che chiamo evento OR 1, che appunto magari mi va a mettere a confronto 5 eventi tra di loro. Okay? Poi però questo mi diventa a sua volta un evento e quindi io potrei crearne un ulteriore in cui uno dei termini diciamo da inserire qui dentro è evento OR 1, quindi potrei avere evento OR 1 che mi mette in OR 5 condizioni diverse, su 5 variabili diverse o su 5 soglie diverse e quello mi diventa diciamo il mio parametro A. Poi potrei creare un secondo evento in cui ho parametro A, parametro B, parametro C e quindi diventano 25 condizioni in OR o in AND e posso andare avanti così all'infinito, quindi questo qua diciamo è a crescere, per cui anche le logiche AND/OR diciamo sono uno strumento piuttosto interessante. L'evento di tipo formula è in realtà molto simile a quello su variabile, solo che non ho più una variabile da selezionare nell'elenco e una costante tipo il valore 10 che abbiamo inserito prima, ma posso proprio scrivere delle formule matematiche che potrebbero essere variabile 1 più variabile 2 maggiore di, non lo so, 10 alla seconda meno, ok, mi è uscito il meno, 45 più, non so, altre cose, insomma. Quindi non ho più una variabile confrontata con una costante, ma potrei avere più variabili confrontate con più variabili, o potrei avere una variabile con una certa espressione matematica confrontata con una costante più qualche altra variabile da inserire qui dentro, insomma anche qua dopo diventa molto
interessante come discorso. Anche questo ovviamente, come tutti gli altri eventi che abbiamo visto prima, mi dà poi la possibilità di creare le azioni che abbiamo visto poco fa. Abbiamo poi l'evento di tipo incoming data, scusate soltanto un secondo. Abbiamo l'evento incoming data, dicevo, che permette di andare a definire delle condizioni che non sono più dipendenti dalle variabili che stiamo leggendo o da calcoli matematici, ma da un evento esterno che potrebbe essere un SMS, un messaggio in chat o una mail. E sono i comandi personalizzabili che vi dicevo prima, quindi tramite il data source, per esempio SMS in questo caso, gli posso dire che quando il dispositivo risponderà al messaggio con scritto ciao, esattamente così, con tanto di maiuscole e minuscole, scritte esattamente così, da chi? Da tutti o solo dagli utenti che vado a decidere io, chiaramente. Quando lui riceverà questo tipo di messaggio andrà a fare certe azioni. Quali sono le azioni? Le stesse che abbiamo visto prima. Vi dicevo a un certo punto che può essere interessante il discorso di richiamare il valore della variabile nel messaggio, diciamo, di risposta del dispositivo tramite appunto $variabile, soprattutto nel caso di una certa tipologia degli eventi, ed è esattamente questa, perché uno potrebbe personalizzare, quindi andare a creare un proprio comando che chiamiamo stato, e quando il dispositivo riceve stato solo dagli utenti che sono stati abilitati in questo punto, potrebbe rispondere con, ad esempio, lo stato di tutti gli ingressi o di quelli che mi interessano, andandovi però a creare un messaggio proprio anche umanamente comprensibile, quindi non variabile uguale valore, ma potreste scrivere il livello della variabile è $variabile, e lì dopo verrà sostituito da un numerino. E quindi questo vi permette di personalizzare i messaggi, diciamo, anche per le segnalazioni. In realtà può essere interessante anche per fare dei comandi, perché io potrei fare il comando on, quando il dispositivo riceve on da uno degli utenti abilitati, potrebbe andare a fare la chiusura del relè 1, relè 2, impostare il set point della temperatura a 20 gradi, spegnere il condizionatore e accendermi la luce di casa. Cioè, con un unico comandino che avete deciso voi, quindi che diventa assolutamente personalizzabile, può andare a fare una serie di azioni diverse, non solo una, ma tante azioni diverse. E questo appunto si può fare via SMS, email o chat. L'ultimo evento, poi ho visto che c'erano delle domande, adesso vi vado a rispondere. L'ultimo evento è quello di tipo scheduler, quindi la possibilità appunto di andare a definire delle azioni su base tempi, che come dicevo prima potrebbero essere una tantum, quindi il 25 dicembre mando un messaggio a tutti i reperibili con scritto tanti auguri, ma potrebbe anche essere un qualcosa di programmato, ad esempio, su base settimanale. Quindi vi faccio vedere un esempio concreto, giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Allora, ad esempio, io voglio che alle 8 di mattina lui vada a fare un qualcosa, se mi va bene in tutti i giorni del mese, ok, altrimenti potrei dire solo il primo giorno del mese. Se mi va bene tutti i giorni della settimana, ok, oppure potrei dire solo il sabato. Se mi va bene tutti i mesi, ok, oppure potrei dire solo nei primi 2, ok. Mi sono perso, ma posso andare a vedere qua sopra la preview, quindi mi dice esegui alle 8 di mattina solo se è il primo giorno del mese e cade di sabato nei mesi di gennaio e febbraio. Non ha nessun senso quello che ho appena creato, ma per farvi vedere chiaramente la granularità, insomma, di quello che si può andare a definire. E le azioni che posso andare ad eseguire in questo, cioè diciamo nel caso in cui si verifichi effettivamente questa condizione, quali sono? Le stesse che abbiamo visto prima, quindi mando un messaggio, muovo in uscita, eccetera, eccetera. Può essere quindi utile se devo andare a programmare dei messaggi appunto per la manutenzione, per la scadenza di un qualche tipo. Può essere utile per mandare un messaggio una volta al giorno o più volte al giorno per dire al cliente guarda che ci sono, così il cliente sta tranquillo che il dispositivo sta facendo le sue cose, o anche proprio come Keep Alive, che così mi rendo conto che ho ancora credito sulla SIM, che c'è ancora quello che serve per farlo funzionare. Può essere utile anche però per comandare appunto un'uscita relè, quindi un motore, una valvola, qualcosa per non so, un impianto di irrigazione che alle 8 di mattina solo nei giorni festivi deve attivarsi, cose del genere. Quindi lì dopo uno può decidere un po' di utilizzarlo come vuole. E questo è sempre, diciamo, un altro evento, quindi è un'ulteriore condizione, oltre a tutte quelle che abbiamo visto prima, che può scatenare l'invio o comunque l'eseguirsi di una certa azione, che sono le azioni che abbiamo visto prima. Quindi diciamo, chiuso
questo discorso andiamo a vedere le domande, che vedo che ce n'è anche più di una. Allora, se si associa il DO1 a più comandi, come è possibile riconoscere qual è la causa che lo ha generato? Si può fare perché gli eventi possono, anzi, gli eventi vengono, diciamo, salvati, praticamente nella pagina di status. Adesso non ho nessun evento generato, quindi non possiamo vedere l'elenco, ma in realtà succederebbe praticamente che scatta l'allarme con scritto evento OR1, perché è il nome che gli abbiamo associato adesso. C'è una pagina nell'interfaccia nella quale trovo la lista di tutti gli eventi, quindi la lista di tutti i nomi, diciamo, degli eventi, ovviamente ordinati in ordine cronologico. Posso anche andare a selezionare il singolo evento, perché se magari ne sono scattati 1000 nel corso del tempo, a me interessa solo OR1, vado a selezionare solo lui e mi vado a vedere nel corso del tempo quando è scattato. Quindi voglio capire chi ha mosso il relè l'uscita digitale numero 1, so ovviamente a che ora è partito, vado a vedermi la lista degli eventi e mi rendo conto anche chi è stato a andarlo a muovere. Chiaramente la stessa cosa la potrei fare, diciamo la stessa informazione la potrei avere associando anche un allarme che mi manda un SMS, ad esempio quando O1 viene chiuso, quindi mi dice guarda che mi sono chiuso perché c'è stata una connessione di allarme che me l'ha richiesto. La stessa cosa la potrei anche notificare al cloud, che è esattamente questa spunta che ho appena abilitato. Cosa succede? Quindi che dal cloud, dal mio profilo, entro, seleziono questo dispositivo, vado a vedere anche lì la lista degli eventi, quindi degli allarmi, diciamo, che sono scattati. Se l'evento OR1 ha questo flag attivo, quindi invia al cloud, ogni volta che evento OR1 si verifica, viene inviata una notifica al cloud dicendo guarda che a quest'ora, in questo giorno, si è verificato l'evento OR1. E quindi anche da lì dopo avrò tutta la mia lista degli eventi, tra l'altro anche esportabile, quindi anche lì dopo posso prendermi un file da vedere con Excel, eccetera, eccetera, e quindi insomma questo dovrebbe rispondere alla domanda che è stata fatta. Come faccio il debug degli eventi? Beh, penso appunto che sia inerente a questo, nel caso non fosse così scriva pure nuovamente, insomma, quello che intendeva. Tutte queste funzioni si possono fare anche su V500 o solo sulla versione Plus. E allora, diciamo una cosa che forse non ho detto, che andava detta, che il V500 Plus comunque sostituisce il V500 precedente, quindi di fatto adesso saranno ancora affiancati per un certo periodo, perché ovviamente è così, ma da un certo momento in poi troverete disponibili solo i V500 Plus, quindi non sarà neanche più possibile acquistare i V500 precedenti. Chiaramente verranno supportati, chiaramente verranno mantenuti ancora per diverso tempo, quindi non verranno assolutamente abbandonati, insomma, però se andate a fare un acquisto oggi, andate già ad acquistare il V500 Plus. Volendo comunque rispondere alla domanda, diciamo che tutto quello che abbiamo visto si può fare anche nel V500 precedente, a parte l'MQTT, che non esiste nella V500 precedente, e la chat, che anche quella nel V500 precedente non esiste. Poi sono state migliorate varie cose, è stato reso molto più veloce, però a livello di funzionalità diciamo che sono equivalenti. MQTT e chat, no, MQTT e chat li trovate solo ed esclusivamente in quello nuovo, quindi nel V500 Plus, che però, ripeto, non è un prodotto che va ad affiancarsi al V500, ma lo sostituisce in toto. L'aggiornamento dei dati nel web server può essere fatto ogni secondo invece che ogni 3-5 secondi, in modo tale da poter vedere i dati in tempo reale. E allora, con la versione standard, diciamo, del prodotto no, nel senso che l'interfaccia web, quella pagina specifica si aggiorna ogni 3 secondi e non c'è modo di poterlo cambiare, non c'è un parametro che uno possa andare ad impostare. Può diventare chiaramente una richiesta da parte del cliente, che ovviamente, siccome sono dispositivi che facciamo noi, proprio dallo sviluppo alla produzione, alla programmazione, copriamo il 100% insomma della vita del prodotto, ovviamente possiamo metterci le mani e andarlo a modificare, quindi se diventa una richiesta, tutto sommato non mi sembra neanche una modifica così diciamo invasiva, quindi si può anche fare. E diciamo che il discorso dei 3 secondi secondo noi è un buon compromesso tra qualcosa che evidentemente non è più real time, però quasi,
e comunque lasciare al dispositivo le risorse necessarie per fare le operazioni veramente importanti, che possono essere quelle della gestione degli allarmi, degli eventi, eccetera, eccetera. Perché dico questo? Perché se uno ha solo l'IO disponibile, diciamo, on board del dispositivo, quindi quei 10-12 contatti, ok, potrei anche leggerlo una volta ogni secondo, non ci sarebbero grossi problemi. Se però comincio ad avere 10, 20, 30, 100 variabili, che potrei ovviamente avere, hanno comunque un tempo tecnico, nel senso devo fare una richiesta al web server interno, aspettare che lui mi risponda con 10, 20, 30, 100 valori, prendere quei valori, assegnarli alle variabili, andarli a rappresentare graficamente nella paginetta. Il processore all'interno del dispositivo è molto più veloce rispetto a quello precedente, ovviamente non parliamo di un 8 core che possa elaborare quindi dei dati, una mole di dati spaventosa. E per non andare a caricare troppo, cioè per non fare in modo che la web interface potesse andare a caricare troppo, diciamo, le risorse, a richiedere troppe risorse di sistema, abbiamo trovato questo compromesso che secondo noi andava bene. Dopodiché parliamone, nel senso, prima dicevo del plugin, che sono appunto un modo per aggiungere funzionalità o per cambiare quelle che ci sono. Questo potrebbe rientrare grosso modo in quella tipologia di intervento, quindi non è assolutamente un problema. Chiaro che bisogna vedere dopo a seconda dei casi, cioè se la necessità è quella di vedere 2-3 ingressi analogici, anche 10-15 ingressi analogici una volta al secondo, credo proprio che ci stiamo. Se la necessità è quella di vederne un po' di più, subentrano appunto non limiti, ma comunque diciamo caratteristiche del processore, quindi dell'hardware, caratteristiche anche del web stesso, che non permettono ovviamente di spingersi troppo oltre quando la mole di dati è troppo grande, troppo elevata. Ecco. Però sì, si può fare, direi che un secondo si può fare, purché siano poche variabili. Ecco. Adesso chiedo a tutti se era stata, cioè se ho risposto insomma alle vostre domande, se ne avete altre andate pure a farle, perché diciamo gli argomenti sono terminati, quindi ci avviamo verso la conclusione del nostro incontro. Se è tutto ok, tutto chiaro, scrivetemelo pure. Ok, comunque non si preoccupi perché come avevo detto anche inizialmente, sia questo che tutti gli altri webinar fatti fino a questo momento saranno disponibili sia nel nostro sito che nel nostro canale ufficiale di YouTube, quindi è probabile che ne faremo anche altri e quindi potrà ovviamente partecipare ai prossimi, ma volendo può anche recuperare quello di oggi e quelli precedenti perché di fatto verranno pubblicati, quindi saranno a vostra disposizione. E vi ringrazio nuovamente per l'attenzione. Per le domande, per l'interesse che avete dimostrato e vi saluto e ci vediamo alla prossima.